Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Datemi un secondo che switchiamo la scena. Allora, 1, 2, 3. Ed eccoci qua. Buon pomeriggio Siel. Come sta? Tutto a posto? Intanto ti faccio un misseo subitissimo così non ce lo scordiamo come al solito perché come sapete sono un casinista e mi scordo le cose. Ok, ecco qua. Andate a seguire Siel, mi raccomando, che è molto molto bravo come disegna. Un grande artista, a mio avviso. Come stai, Siel? Tutto bene? Per cosa mi perdonerai? E ho paura. Perché dobbiamo già iniziare così? Cos'è successo? Allora, facciamo innanzitutto un breve recap per chi si fosse perso la scorsa live. Praticamente siamo entrati nel capitolo 5 di Danganronpa 2 Goodbye Despair. Cos'è successo? Intanto cammino anche per livellare un po', così almeno non perdiamo tempo anche. Cos'è successo? Essenzialmente il caro Nagito è uscito fuori di testa e ha detto non si sa che cosa gli sia successo. È uscito fuori di testa più del solito. Ha piazzato un botto di bombe all'interno di Jabberwock Island e ha detto che le farà saltare in aria tutte semplicemente se non uscirà fuori il traditore. Solo che noi non sappiamo chi sia il traditore, effettivamente ancora. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere dove si ha messo queste bombe. Gli altri hanno detto di averle trovate alla fabbrica dei peluche di Monokuma, che si trova su quest'isola qui, che è l'isola finale, aka la quinta isola. Per cui dirigiamoci alla fabbrica di peluche. Sto per dire alla fabbra dei peluche, ma ok. Perfetto. Abbiamo camminato. Eccola qui. Non abbiamo preso tanta esperienza, però vabbè, non importa. In realtà è più una cosa secondaria la roba del livello. Non c'entra assolutamente niente. Anche se arrivate al fine gioco che non siete al livello 99. Ah? Dov'è Sonia? Le ho detto riguardo le bombe, ma non mi ha voluto ascoltare. Ha detto che ci avrebbe raggiunto più tardi. Più tardi? Perché? Beh, dovrebbe saperlo che non è il tempo adatto per fare ciò. Posso andare a prenderla? Pensi davvero che ci sia tempo di fare ciò? Fottuto rimbambito. Hai ragione, dobbiamo prima fermare le bombe. D'accordo, andiamo. Ok, sono nella fabbrica, ha detto Fuyuhiko, giusto? Abbiamo messo a posto i nostri nervi e siamo andati dritti dritti dentro la fabbrica. Comunque ho paura, Ciel, per quello che hai appena scritto, per cui... Ok. La prima cosa che ho notato è che c'era un motore... Cioè, che... Aspetta. A Roaring Engine... Ah, che c'era un motore assordante di un camion vicino. Un camion? Perché? Controlliamo. Io sento che sei pieno di pazienza cristiana. Abbastanza. Sono una persona molto paziente in realtà. C'è un camioncino parcheggiato nel bel mezzo della fabbrica. Beh, un sacco di oggetti pericolosi sono locati sul letto del camioncino. Queste cose sopra il letto sono... Non so quanto siano potenti o se abbiano abbastanza forza per far saltare in aria l'intera isola, però se ce ne sono così tante, devono essere estremamente potenti. Ha davvero intenzione di... Cioè, salire su... di guidare questo camioncino e buttare in giro tutte queste bombe. Kazuichi, tu non puoi disinnescare queste bombe? Sei bravo in questa roba, giusto?
Penso che potrei, però... Sembrerebbe che il motore stia già fungendo come detonatore. Dannazione. Ecco perché allora questo motore sta ancora andando avanti. Se le bombe sono state messe in modo che... cioè, esploderanno quando il motore si fermerà, l'insulina scoppierà e farà saltare l'esplosione. Cioè farà triggerare, attivare l'esplosione. Non mi veniva il termine, scusate. Sono talmente abituato ad usare triggerare adesso come termine in italiano che non mi viene il termine attivare in certi momenti. Non mi interessa come è costruita. Puoi disinnescarla oppure no? È impossibile, non ho abbastanza tempo. Il detonatore principale è stato messo all'interno di questa scatola di metallo abbastanza dura. Non c'è alcun modo che io possa disinnescarlo senza aprirla. Per cui ti ci vorrà un bel po' di tempo. Non è buono, voglio dire, siamo quasi al... già, a mezzogiorno. Cosa succederebbe se utilizzassimo gli strumenti alla base militare? Non abbiamo abbastanza tempo perciò. Cioè, il motore del camioncino funge da detonatore, giusto? Allora non possiamo aggiungere del gasolio per prendere tempo. No, non funzionerà. Anche il cap del cioè del fuel è carburante, ok. Del carburante è bloccato. E allora guiderò questo camioncino nel mare. Ah, saldato, ok, grazie. Non puoi! Non è nemmeno una patente di guida. Davvero vuoi fermarmi? Pensavo che nella tua famiglia fosse all'ordine del giorno rompere la legge. Vabbè. Ma anche così è impossibile. La catena è ancora attaccata alla ruota. Se non possiamo disinnescare la bomba, oppure, cioè, prendere tempo, spostare il camioncino, allora non c'è nulla che possiamo fare. Ehi, controllate. C'è una sorta di macchinario al di sopra di quella scatola di metallo che Kasui ci ha menzionato. La macchina al di sopra della scatola? Oddio, Valhalla! Grazie mille per l'abbonamento al 5° mese. Già 5 mesi, mannaia, quanto tempo. Benvenuto, come stai? Bentornato nel castello glaciato. Faccio uno shoutout, caro Valhalla. Mi raccomando, andate a seguire il caro Valhalla, che anche lui è uno streamer molto molto bravo e simpatico. L'ultima volta ho giocato a Clair Obscur, che è un gioco che anche io vorrei giocare, però non so se il mio PC in realtà me lo regge e non so nemmeno se ho abbastanza fondi per comprarlo attualmente. Con tutti i giochi che ho comprato recentemente, per cui in caso dammi una tua opinione, perché non vorrei spoilerarmelo. Come stai, by the way? Tutto bene? Oh, questo sembrerebbe che sia un lettore di carte. Un lettore di carte? Forse possiamo disinnescare la bomba se cioè se faremo appoggiare la carta. Cosa? Aspetta, quello potrebbe essere possibile. Nagito non potrebbe disinnescare quelle bombe se non avesse lasciato un qualche modo per cui farlo, giusto? Bene, dai, un pochino cotto, che sto facendo un po' di bonifiche per il canale. Te come va? Io abbastanza bene, dai. Mi fa piacere, che hai aria di novità. Io pure, quando ho un po' di tempo, dovrei rinnovare un paio di cosine, perché sono un po' outdatate. Però per adesso penso di rimanere così ancora per un po'. Poi quando ho un po' più di tempo andrò avanti. Ti ho mandato un panel il cui mood non descrive per niente il vibe della storia. Ok, va bene. Controllo subito, allora sì. Presumo che sia il panel di cui mi stai parlando ieri nella live, quello subitissimo.
Mhm. Wait, eccoti qua. Oh mio Dio! Mi hai fatto con la barba. Bellissimo. Sembro tipo una sorta di samurai Edo con questa espressione, non so se è presente. È bello come gioco, te lo consiglio. Io innamorato di quel capolavoro. Ah, va bene, va bene. Ah, tanto avevo già intenzione di comprarlo prima o poi. Devo vedere le spec del PC se mi funziona. Perché se non va dovrò prima upgradare il PC, però sicuramente lo giocherò in futuro. Perché ne ho sentito parlare davvero tanto tanto bene. Posso dire sto mirando. Ah, lo store principalmente, ok. Capito. Mm. Forse non ha mai pianificato di disinnescarle fin dall'inizio. No, non penso che sia questo il caso. Nagito probabilmente stava cercando di farci fare qualcosa qui. Che cosa intendi con qualcosa? Conoscendo Nagito, probabilmente ha qualche pensiero nella sua testa. Credo. Un tema? Un qualche tema, intendeva. Però non sapevo come tradurvelo di preciso, come fare questa frase in cui suonasse bene, quindi ho cambiato un po' le parole, però mi sa che ho cambiato totalmente il significato facendo ciò. Quel bastardo probabilmente farebbe qualcosa per, diciamo, metterci bastoni fra le ruote. Dobbiamo trovarlo. Dobbiamo trovarlo. Cioè no, dobbiamo trovarlo. Un po' più da Nekomaru. Devo fare la voce. In teoria non dovresti avere problemi anche una mia amica che non aveva un PC proprio performante, ma è riuscito a giocarlo. Ah, ok. Capito, capito. Forse può essere un problema però un gioco come Clair Obscur, considerando che è uscito di recente, però non lo so, in caso. Allora, terrò a mente. Grazie mille, Valhalla. Gentilissimo. Nagito sta cercando di farci... Se è davvero vero, che cosa ha intenzione di farci? Forse vuole farci attivare lui le bombe? Oh. Quindi questo camioncino è semplicemente una grande bomba. Il tema di Nagito ha qualcosa a che vedere con cioè disinnescare la bomba. E dovrebbe essere qui da qualche parte. Devo prima trovare quello. Ok. Qualcosa che ha a che vedere con il disinnescare la bomba. Questo computer forse? C'è un laptop al di sopra del rullo compressore. L'ultima volta che siamo stati qui, questo non c'era, giusto? Sembrerebbe essere sospetto. Forse sarebbe meglio se lo esaminassimo accuratamente. Sì, hai ragione. Come ho toccato il laptop, un qualche sorta di programma è iniziato ad apparire all'improvviso. E quasi immediatamente un video è iniziato è iniziato, cioè, vabbè, avete capito. Oh, ottimo lavoro. Figurati, se posso aiutare è sempre un piacere. Anzi, grazie, grazie. Figurati, mi ha dato un'ottima notizia in realtà. Perché io molto spesso dubito delle prestazioni del mio PC, ma in realtà non fa così schifo il mio PC. Però non è perché è vecchiotto, è di 4 anni fa. Non è un PC da gaming, però non è il peggio del peggio, diciamo. Ha i suoi limiti, ma può fare anche alcune cose. Per cui avete trovato le bombe, eh? Credere in voi ne è valsa davvero la pena. Nagito! Sembrerebbe essere un videomessaggio da parte di Nagito. Un videomessaggio? Se deve dirci qualcosa, che lo dica davanti alle nostre facce. Aspetta. Per ora dovremmo fino alla fine. E adesso? Ora che voi ragazzi avete trovato le bombe, beh, tutto quello che dovete fare è fermarle. A dirvi la verità, non è così difficile farlo. Vedete? C'è un lettore di carte al di sopra di quella scatola di metallo.
Finché avrete un handbook, beh, potrete disinnescare le bombe. D'accordo, se questo è il caso, allora lasciate fare a me. Comunque, non funzionerà con un student handbook qualsiasi. Se volete disinnescare quelle bombe, dovete utilizzare lo student handbook del traditore. Ad essere onesto, ho scoperto chi è il traditore, dopo aver monitorato segretamente le attività di tutti quanti. Ma, dato che ero un po' incavolato del fatto che non sono venuti di fronte a me, ho voluto rendere le cose in questa maniera. Per cui sembrerebbe che io abbia perso, giusto? Questo è perché penso che a breve dovrete avere un'altra battaglia. Questa è la tua ultima chance, traditore. Che cosa farai? La vita di tutti quanti dipende da te. Sta a te decidere se salvarli o meno. Ora mi chiedo come andrà a finire. Il traditore rivelerà la sua identità finalmente? Lol, che drama queen, Nagito. Va bene. E con ciò il video è finito. Lo student handbook del traditore. Per cui ecco cos'era. Anche questa era una trappola. Per far uscire allo scoperto fuori il traditore. Ma c'è davvero un traditore? Beh, se ci fosse, sarebbero già usciti fuori. Voglio dire, anche la loro vita è in pericolo, lo sapete? Beh, è vero, però... Smettetela di cincischiare. Dovremmo farlo una volta a testa. Non essere stupida. Cosa succederebbe se qualcuno al di fuori del traditore utilizzasse il suo handbook? È davvero stupido litigare per un qualcosa del genere. E con ciò, con un'espressione, diciamo, non è annoiata, infastidita sulla faccia, Chiaki ha camminato verso le bombe senza dire una parola. Ha preso il suo handbook dalla sua tasca. Ah? E senza alcuna esitazione ha premuto sul lettore delle carte. Sembrerebbe che sia sbagliato. Chi è il prossimo? Ma che stai facendo? Se fai un errore, le bombe potrebbero esplodere. Ma non è successo. Non c'è da scherzare, non essere così spericolato in una situazione del genere. Bene, allora immagino che Chiaki non sia la traditrice. Non credo che il traditore andrebbe a passare il suo handbook proprio come ha fatto lei. Allora che cosa facciamo? Chi vuole provare dopo di lei? Come ho detto, non fate nulla di spericolato. Cioè, mettere al di sopra la carta sbagliata potrebbe non essere salvo. Ma solo una volta, sapete? Cioè, potrebbe essere salvo, ma solo una volta, sapete? Ehi, cos'è successo? Nulla, forse potrei semplicemente star pensando troppo, però... Sentite quanto rumore sta facendo il motore. Proprio allora la faccia di Kazuichi è diventata pallida ed è andato verso il motore. Cioè verso il camioncino. Allora poi ha nuovamente mosso la sua testa verso il motore e all'improvviso ha urlato. È quasi finito il gas! Che cosa hai detto? Che cosa succederà se non c'è più gas? Ve l'ho già detto, salterei in aria. Ma non è troppo presto. Deve esserci ancora tempo fino a mezzogiorno. Che Nagito si sia sbagliato. Che abbia sbagliato.
Tu giochi a Pokémon Unite, giusto? Non lo apro da eoni, però ci giocavo una volta. Sì. Ciao Franci comunque. Anche a te. Se qualcuno lo farà saltare in aria, allora i suoi calcoli saranno esatti. Dannazione! Almeno Monokuma sa come tenere in mente l'orario. Non c'è davvero nulla che possiamo fare a riguardo? O c'è qualcosa che possiamo fare? Sì, c'è solo una cosa che possiamo fare. Cos'è? Cos'è che dobbiamo fare? Pregare. Cosa? Sei fottutamente serio? Allora dovremmo correre. Con queste parole abbiamo iniziato a correre via. E poi, allora è successo. Sonia? Ah? All'improvviso, all'interno della fabbrica, ha iniziato a essere piena di una luce scintillante. Va bene, Franci, ciao. Grazie per essere passato. Fuochi d'artificio. Ma che diavolo è questo? Nagito Best Troller incredibile, impressionante, ma mi sa che non ha funzionato. Sembrerebbe che siano fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio? Beh, nel frattempo che eravamo qui rintronati, i fuochi d'artificio stavano smettendo di scoppiare. Continuavano a scendere di intensità. No, Nagito, ti devo invitare al mio compleanno. Va bene, Ciel. Ed eventualmente... questo significa... che non era una bomba? Ma che diavolo... Voglio dire, Nagito ha detto... Così è proprio come pensavo. Proprio come pensavi? Ehi ragazzi, guardate qui. Sul laptop sembrerebbe che stia partendo un altro video. È di nuovo Nagito? Vediamo. Abbiamo immediatamente... Cioè, siamo andati immediatamente verso il laptop. Per cui... Siete sorpresi? Seriamente, pensateci riguardo. Pensate veramente che fossero abbastanza bombe per far saltare in aria un'intera isola? Anche se fossero state in questo modo, beh, un ragazzo come me non avrebbe mai potuto utilizzarle. Ciao Capi, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ti faccio un uscio ed continuo. Come stai, Capi? Allora, fammi vedere se ho scritto giusto, che ancora mi spello. No, che ho scritto giusto. Voilà. Andate a seguire il caro Capi, mi raccomando, che anche lui è uno streamer molto molto bravo e simpatico. Sto finendo il disegnino. Grazie mille. Davvero gentilissimo. Come stai, tra l'altro? Tutto bene? Dannazione! Allora era tutto un bluff. Allora, quella bomba che... è stata... che è scoppiata all'hotel... Nagito è andato all'interno dell'ottagono della fan house, giusto? Potrebbe essere lì dove ha preso la bomba. Ma definitivamente non era abbastanza forte per far saltare in aria l'intera isola. Nagito stava mentendo riguardo ciò. Bene, dai, bene. Meno male, dai, mi fa piacere, mi fa piacere. Ci sta ancora guardando prendendosi gioco di noi? Se non fosse così... allora, come avrebbe potuto, diciamo, attivare questo messaggio così perfettamente? No, sembrerebbe che il video sia stato, diciamo, settato per partire dopo l'esplosione dal detonatore. Ma comunque, perché mai ha utilizzato un videomessaggio? È l'unica cosa che non capisco. Beh, pensiamoci, dopo aver guardato nuovamente l'intera cosa. Hai ragione.
Riguardiamo il video. Ok. Allora, com'è andata? Il traditore si è fatto avanti? Beh, se devo indovinare, probabilmente non l'hanno fatto, giusto? Per cui, chi è? Sarebbe molto bello se voi ragazzi me lo poteste dire. Mi troverò al magazzino che si trova dall'altra parte della porta. Attendo la vostra risposta. Da qui potremo comparare le nostre risposte. E solo allora vi lascerò sapere chi è davvero il traditore. Ci vediamo dopo. Il faro della porta accanto? Cioè il faro, ho detto il magazzino. L'ho detto di nuovo faro. Intendevo dire magazzino. Warehouse e magazzino. E firehouse, cioè lighthouse, il faro. È lì che sta Nagito. Questa volta lo prenderò a pugni. E io gli darò il colpo di grazia. Spaccherò la sua testa con una chiave inglese. Voi bastardi, almeno sapete cosa state dicendo. Se lo fate fuori, sarò io che lo farò fuori in realtà. Non voi. Ho sbagliato in realtà. Ma ok. Voi ragazzi siete usciti totalmente di testa. Ora non c'è il tempo di rimanere calmi, dobbiamo fermarli. Anche perché se la ammazzano poi fanno il trial per scoprire che l'ha ucciso. Hai ragione, non c'è tempo da perdere. Ok, andiamo al magazzino allora. Direi. Tanto è qua a fianco per l'appunto. Lo farò. Cioè lo faccio fuori. Ehi, so come ti senti, però devi calmarti. Sta zitto. I piedi di tutti quanti... Grinding Altonos si sono fermati all'improvviso, credo. Erano rossi. Le facce arrabbiate. E all'improvviso si sono trasformate con uno sguardo di cauzione. Cane, cosa c'è? Puoi sentire qualcosa? Proviene dall'altra parte di questa porta. Dall'altra parte di questa porta? Come ho ascoltato cautamente, ho sentito un suono leggero provenire all'interno del magazzino. Musica? Che cosa sta pianificando? È un'altra delle trappole di Nagito. Forse è il momento in cui apriremo la porta, la vera bomba scoppierà e farà kaboom. Hai ragione. Apriamola e scopriamolo. Per favore, non farlo, cane. È pericoloso. Andrà tutto bene. L'aprirò lentamente. No, non è questo il problema. Seriamente, andrà tutto bene. Con quelle parole, Akane se n'è sbattuta dagli avvertimenti di tutti e ha aperto lentamente la porta all'interno del magazzino. Kaboom. Nagito sei un teatrante, veramente. Ah? Non si sta aprendo? C'è qualcosa che blocca la porta? Posso aprirla a malapena? Lo sapevo, una trappola. Seriamente? Fermati, ok? Non te l'ho detto? Andrà bene. Devo semplicemente utilizzare un po' più di forza. Cos'è successo all'aprirla lentamente? Akane ha ignorato le loro proteste e con un potente calcio la porta si è aperta. Madonna! Salterà in aria! E niente, istintivamente avevamo... Cioè, ci siamo messi in guardia, in pratica, ma... Ah? Cos'è questo? Che succede? Guarda all'interno. Tra l'altro c'è tutta una canzone tutta tetra come sottofondo. All'interno del magazzino sembrava che ci fosse ancora più oscurità.
Forse perché i nostri occhi si stanno abituati alla luce al di fuori. Con questa oscurità non potevamo vedere tutto il magazzino. おい、なんか聞こえねえか？ Wow. ああ、うるせえくらいにな。この新規制曲は狛枝の趣味か？ Ah no, ok, è la canzone che ha messo Nagito questa. いや、音楽の方じゃなくてよ。Ok. E poi è iniziato all'improvviso. Un incendio? Ah? 燃えてんぞ。 Un fuoco all'improvviso ha iniziato a danzare all'interno dell'oscuro magazzino. Come delle alifiere si stavano aprendo davanti a noi. あ、どうなってやがんだ。 Cioè, come se delle alifiere, non so parlare, ma ok. Non ho messo un po' di roba davanti. おいおい Allora, adesso come dovremmo spegnere questo incendio? Dovrebbe esserci un estintore tra i vari attrezzi all'interno della fabbrica. Forse dovremmo utilizzare uno di quelli? クソが。 Ho capito. Torniamo al suo interno. Dopo aver ascoltato Sonia, siamo scappati all'interno della fabbrica. Ok. Dove sono sti... Forse qua dentro? All'interno della break room. Ok. E questa qui è la stanza della pausa, giusto? Cioè, per fare pausa. Vediamo cosa c'è, perché non l'abbiamo esplorato effettivamente. Dove sono gli estintori? Questi? Ah! Fire extinguisher here. Ce ne sono tantissimi. Sembrerebbe che siano messi in delle bottiglie di plastica. Ok, c'è un qualche sorta di liquido al loro interno. Le ho trovate. Queste sono delle granate di fuoco. Granate di fuoco? Beh, praticamente spengono il fuoco. Quando le lanci ad un fuoco, in un fuoco, il container si rompe e la sostanza chimica al suo interno spegne il fuoco. Ok. Perché è strano? L'ultima volta che ho guardato all'interno di questo posto, se riesco a ricordarmi bene, c'erano anche altri estintori però. Ma ce ne sono un sacco qui. Prendiamoli e riportiamoli al magazzino. Sì, l'hanno chiamati fire grenade, presumo siano granate di fuoco. Non conoscevo questa espressione, sinceramente. Cioè, io non lo conoscevo come estintore. Non so se voi magari lo conoscevate o meno. Lo conosceste, non so parlare, ok. Abbiamo preso tutte le fire grenade e siamo tornati all'interno del magazzino. Ok. Fate attenzione a non essere troppo vicini al fuoco. È pericoloso. Fuoco, fuoco, fuoco? Fuoco, fuoco. Fuoco, fuoco? Ok. Sì, sì, anche se non l'ho mai viste. Ah, ok. A quanto pare l'abbiamo viste per la prima volta. Ok. Fate attenzione nemmeno ad inalare i fumi. Non i fumi di Danganronpa 1, ma il fumo, magari. Non diciamolo al plurale, così non ci confondiamo. Ok. Questo sarebbe bello di un montaggio. Magari se me lo ricordo farò una clip. No, ok. Dobbiamo lanciare delle granate all'interno dalla porta allo stesso tempo. Sembrerebbe che stia già iniziando a bruciare. Non abbiamo tempo per questo, giusto? Ok, andiamo. Abbiamo iniziato a lanciare tutte le granate di fuoco una dopo l'altra. Al di fuori... Cioè...
dell'aria del fuoco, però... なあ火が消えてる気がしねえのは俺だけか Cavolo, pessimo, veramente. Sembrerebbe che l'abbiano alimentato, però. Non mi sembra che l'abbiano spento. Ed è Curtain nella tenda, giusto? Se non sbaglio. Potrebbe essere. La tenda ha assorbito l'impatto delle granate lanciate. Che poi si sono cadute sul pavimento e si sono rotte. Erano completamente inefficaci come estintori, a quanto pare. むしろ勢いが増していませんか Boh. Eh sì, infatti sembra che si stia intensificando il こ fuoco. のまま火が上に登っていったら天井に引火 Boh. してしまいます Mio Dio. やべえんじゃねえか。もう消火弾も使い切っちまったぞ。 Mhm. Ne hanno già utilizzate tutte, cavolo. もう雨乞いするしかねえぞ A questo punto chiamate Monokuma. Credo che conti questa cosa. Praticamente io quando cerco di avere un'idea intelligente. Ok. バカ言ってんじゃねえよ。雨乞いくらいで都合よく雨が Ah no, ci sono a quanto pare gli irrigatori. これがジャパニーズテルテル坊主の威力なのですね Teru però non c'è già più. L'abbiamo perso nel primo capitolo. そうじゃなくて、スプリンクラーが Battuta. 動いたみたいだ。Ok. あスプリンクラーか Mhm. それが煙に反応して動き出したんだね Eh già. L'acqua è continuamente uscita fuori dagli irrigatori. Ma che sono questi scherzoni? Boh. E dopo un po' di tempo il fuoco all'interno del magazzino è stato completamente spento. È tutto finto. Sembrerebbe che il fuoco si sia spento. えっと Che sollievo. Ma che diavolo! Cavolo. La mia merce è tutta bagnata. L'avete bagnata con dell'acqua, ora è tutta inutile, non si può più usare. È così bagnata. ねえねえ Va bene se guardiamo al suo interno adesso? È tutto finto, non credo più a niente. Va bene, sì. Nagito oggi vuole fare The Greatest Showman, a quanto pare. Ah, time out, time out. Non potete. No. Ah, assolutamente no. Perché non possiamo andare all'interno? あのね I fumi e i gas sono... Cioè, il fumo e il gas sono ancora al presente all'interno del magazzino. Per cui prima deve ventilare per un po'. まあ、 Beh, immagino che tu abbia ragione. Sarebbe un problema se avessimo respirato questo fumo. というわけで Per cui, per il bene della vostra salute, aspettate ancora un pochettino. Nel frattempo che aspettate, perché non controllate il Monokuma Teeter che ho preparato? Nah, the fuck you mean? Nah. バカだな I fumi, lol, sparami. Monokuma non esiste. Il teatro di Monokuma non esiste. Tutto quanto è fizione. È finzione. Non c'è alcun significato. Non c'è alcuna relazione. Tutto è stato creato. Monokuma non può essere trovato da nessuna parte. プププププ Cosa state facendo qui, comunque? Ok. I fumi, lol, sparami. Su Minecraft, magari non dirle. Bene, sì. Ora che il Monokuma Teeter è finito, sono sicuro che abbia finito anche di ventilare per adesso. Ah, finalmente anch'io inizio a sentirmi un po' meglio. Proprio perché la mia merce importante non è stata, è stata rovinata, non significa che dovrei essere depresso per sempre. Beh, fin quando rimarrò depresso, mi sono sempre chiesto questa domanda. 待てよ Perché gli occhi sono presenti sul davanti? わかった Perché in questa maniera possiamo andare avanti.
Non essere triste su quello che è già successo. E sii positivo. お Beh, l'abbiamo già... たくよ。 Finiscila con le tue cazzate. あとはよろしくね。 Lascio il resto da voi, ragazzi. Ah, ho acceso la luce per voi. Per cui... Cioè, potreste ancora farvi male se dovesse essere buio. どうぞ。 Forza, forza, andate avanti. Andate avanti. Avanti. もしかして C'è Nagito all'interno. うん Ha detto che era lì nel suo videomessaggio, ma probabilmente sarà scappato adesso. Mm. C'era così tanto fuoco e fumo. Tch. E io che volevo finalmente prenderlo a pugni questa volta. ねえね Beh, perché non andiamo al suo interno a vedere cosa sta? え君は Hajime, che succede? Sì, c'è Nagito con un coltellaccio. Beh, non è successo nulla, però... Non so perché. Il mio cuore ha iniziato ad andare veloce e non si sta fermando. Sono spaventato. Come se un'intensa malizia stesse per trafiggermi. Accoltellarmi il mio intero corpo. E non posso nemmeno muovermi, farci molto, penso che sia troppo tardi. Perché mi sento così ansioso? Vabbè, al massimo verriamo accoltellati da Nagito, ragazzi, che ci facciamo? Comunque, andiamo al suo interno. Vediamo. C'è ancora la canzone, tra l'altro. Charred non so che cosa significhi, sinceramente. Forse un forte odore permea. O forse char di incendio, può essere. Carbonizzante. Ah, ok, sì. Wow, ci ho preso senza nemmeno tradurre. Sono riuscito a fare... Grazie, Ciel, che mi hai dato questo aiuto da casa. Un forte odore carbonizzante attraversava il magazzino e l'aria era così pesante, quasi difficile da respirare. Il momento in cui ho messo piede all'interno del magazzino, un miscuglio di bewilderment, di ansia, paura e... questo ad esempio non lo so. Wild e selvaggio, ma bewilderment... I have no clue. Sconcerto, ok. Sconcerto, non lo sapevo. Mi ha preso alla sprovvista. Qualcosa puzza. おいおい Non sono io. すみません。 Ah, scusate, sono terribilmente dispiaciuta. マジかよ Signorina Sonia? Non dire così. うーん No, non è quello. È come un odore che non ho mai sentito prima d'ora. つうか Beh, immagino che abbia senso che ci siano strani odori quando un sacco di cose differenti qui sia bruciate. Si siano bruciate. Sonia, aspetta, no, no. Ehi, ragazzi! Sapete qualcosa riguardo a quella tenda? Intendi la tenda che era a fuoco, giusto? Che cosa intendi, sapete? ほら Non l'avevo notato finché la tenda stava bruciando, ma c'è uno spazio anche dall'altro lato di essa. Quando ho guardato dove Chiaki stava puntando, c'era ancora uno spazio dietro la parte bruciata e distrutta della tenda. Andiamo allora. Ho camminato verso la parte bruciata e distrutta della tenda lentamente, con passi metodici. Non avevo mai sperimentato nulla di simile con un'atmosfera così opprimente prima d'ora e non potevo trattenere il mio respiro. E ora, dall'altra parte di quella tenda, ho visto la vera fonte dell'intensa malizia di cui avevo il sentimento.
Non avevo idea di quello che stavo guardando. Al tempo ho realizzato che stavo guardando ai rimasugli di Nagito Komaeda, l'Ultimate Lucky Student. Il tempo si era già fermato. Ah, capitolo 5, Smile at Top in the Name of Despair, Daily Life. Unexpected Victim. Non ci voglio credere, no? Già. Non ve l'aspettavate. Eventualmente lo shock finalmente si è registrato in me. Correggi la storia. Un sentimento all'improvviso è iniziato a diffondersi al centro del mio cervello, quasi istantaneamente. Nagito è morto. Eventualmente, quando l'ho visto di fronte a me, non ero ancora in grado di comprendere quella realtà. Eh? Ok, urlo di Kazuichi. Urlo di Sonia. Ma che sta succedendo qui? È davvero morto. Non sta pretendendo di essere morto, vero? Voglio dire, è Nagito, lo sai? È vero, è Nagito. Ha sempre avuto modo di mettersi fra noi e fare casino, però ha sempre provato a provare a confonderci. Questo è perché non posso crederci. Era così che me lo immaginavo, ma nel mio letto senza il sangue la lancia. Va bene, Ciel. Nagito è finito in uno stato così crudele. Nagito è morto. Lì per terra. Cioè, lì per lì credevo che quando gli omicidi sarebbero finiti non avrei mai visto nuovamente questo ragazzo. Non mi sarei mai aspettato di vedere il corpo di Nagito in questo stato. Nagito probabilmente pensava lo stesso. Beh, non posso far altro che vedere la sua faccia spaventata nella sua morte. Ma sull'isola situazioni anormali succedono ogni volta. Anche Nagito non è riuscito a scappare da quella verità. Ma eventualmente un qualcosa di così piccolo come quello. Abbiamo una conferma. Non è una marionetta, ragazzi. Dobbiamo indagare adesso. L'annuncio di scoperta del corpo. Allora, è vero. Allora, Nagito è davvero morto? Ciao, Nutella. Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ma se stavano tutti insieme chi l'ha ucciso? Io? Boh, effettivamente. Poi vabbè, come godo. Che è morto Nagito? Non è solo morto. Se è stato fatto un annuncio di scoperta del corpo, significa che Nagito è stato ucciso? Ucciso? Per di più è stato uno di noi. Voglio dire, significa questo, giusto? Uno di noi ha ucciso Nagito. Ma in realtà Ciel, se ti ricordi, non stavano tutti insieme perché si erano andati a separare quando c'erano le varie isole, se ti ricordi, tra l'altro. E Nagito non lo vedevamo da stamattina, quindi hanno avuto tutto il tempo di fare qualcosa. Eh sì, anche perché era preregistrato il messaggio di Nagito, se ti ricordi. Non era in tempo reale.
uno di noi l'ha ucciso così brutalmente. Allora dobbiamo iniziare nuovamente? Oh? Il class trial inizierà presto, giusto? Allora... Sì, dovete farlo. Dovete scoprire... Sì, va bene. Dovete scoprire chi ha ucciso Nagito. C'è anche un Monokuma che sanguina. Adesso scopriamo cosa è successo. Prendiamo tutti gli indizi e vediamo un po'. Non importa chi di voi ragazzi sacrificate. Siete determinati a sopravvivere e a lasciare quest'isola, giusto? Allora, tempo di muoversi. Azione! Adesso. Per cui, permettetemi di darvi il vostro familiare Monokuma Fermo lì! Cosa? Non metterti in mezzo ai piedi in questo momento. Stavo cercando di dare il Monokuma in una maniera così figa. Stai zitto, non ti riesco più a sopportare. Per quanto a lungo ho intenzione di... continuare tutto questo? Non più, non te lo permetterò. Farò in modo di polverizzare i tuoi intenti malvagi. Di qualcosa. Oh, solo adesso mi ricordo chi sei. Sei Monomi? L'hai notato solo adesso? Comunque, Monomi, se vuoi parlare riguardo le mie intenzioni, perché non parli prima delle tue? Eh? Quali sono le tue intenzioni, comunque? Perché mai hai fatto in modo che tutti quanti fossero su quest'isola? Sono sicuro che tutti quanti qui vogliano saperlo, lo sai? Cosa? Non è assolutamente valido. Anche tu stai zitta. Basta. Già abbiamo abbastanza da fare con Nagito. Per favore, non fate nient'altro che possa confonderci. Comunque, iniziamo. Ma... Comunque, Elysia nuova è stata annunciata come prossimo PG su Impact. Bello. Però non credo di tornare su Impact Third perché... già ho un paio di gacha ma non riesco nemmeno a stare dietro a quelli e ultimamente non mi va molto di giocarci. Voglio dire, alla fine non mi va molto di farlo, sapete? Finché un omicidio avviene non possiamo farci nulla a riguardo. Ma non abbiamo altra scelta se non indagare, giusto? Per di più, è colpa nostra. Non potevamo prevenirlo. Hai ragione. C'è un unico modo in cui possiamo sopravvivere, giusto? Sembrerebbe che voi bambini siate più bravi di Monomi. Non prendermi per il culo. Siamo stanchi di tutto questo, anche noi, lo sai. Questo è perché definitivamente la farò finita questa volta. Ah, significa che voi ragazzi vi state annoiando di questa gita scolastica? Non preoccupatevi, è vicino alla fine. Eh? Alla fine? Non fare una faccia da maiale come quella che sta per diventare Bacon. No, aspetta, non fare una faccia come un maiale che sta per diventare Bacon come quella. Anche tu l'avrai già notato, giusto? Il significato dietro il Monokuma Timer. Beh, immagino che ci siano solamente 2 giorni rimasti. Eh? Quando quel timer raggiunge lo 0? Da 2 giorni ad adesso? Che cosa ci accadrà? Beh, il Killing School Trip finirà. Questo sarà finalmente finito. Significa che potremo andare a casa? Non contare sugli orsi che si sono già... Scusi? Hatched? No, non è chiuso, credo, Hatched.
c'è ancora un qualcosa che dovete fare prima di allora, giusto? Per cui, ancora una volta... D'accordo, il Monokuma File. Voi ragazzi dovete scoprire chi ha ucciso Nagito e sopravvivere il class trial. Se dovesse finire qui, non ci sarà un dopo tutto. Ok, fate del vostro meglio. Aspetta! Non ti lascerò scappare questa volta. Aspetta qui. Ok, giusto, meno male. Che cosa pensate voi ragazzi? Se il viaggio scolastico è quasi alla fine, beh, presumibilmente potremo tornare a casa, giusto? Kazuichi, capisco come ti senti, però dobbiamo prima concentrarci sul caso di Nagito. Anche se potremo andare a casa, potrebbe essere la nostra fine se sbagliamo qui. Allora sbrighiamoci a risolvere il caso di Nagito, così possiamo tornare a casa. Sarebbe bello se pensare che tutti quanti possano finalmente andare a casa, ma è impossibile, vero? Nagito se n'ha mezza sega, manco sei rimasto fino alla fine come Kyoko. Va bene, Nutella. Voglio dire, qualcuno in questa stanza ha ucciso Nagito. C'è un killer fra di noi. Il peso di queste parole ha iniziato ad attraversarmi. Questo era vero nei casi precedenti, ma è davvero la verità in questo caso. Non importa quanto ci avessi provato, non potevo crederci. No, povero Nagito, ha fatto una bomba con i fuochi d'artificio, ha pure messo la musica. Si è fatto uno spettacolo coi fiocchi, praticamente. Perché la vittima è Nagito? Era Nagito? Perché la sua morte è anormalmente crudele? No, non solo questo. C'era molto più di quello. E più di ciò era rimasto bloccato all'interno di me. Ok. Prima di tutto dobbiamo controllare il Monokuma File. La vittima è Nagito Komaeda. Il corpo è stato scoperto all'interno del magazzino vicino alla fabbrica di peluche di Monokuma. L'orario stimato della morte è circa verso mezzogiorno. Ah! Non solo c'è una lancia che ha trafitto il suo stomaco. Ci sono anche ferite multiple di accoltellamenti in ognuno dei suoi arti. Quindi entrambe le mani e entrambe le gambe. Per di più ci sono delle lacerazioni sul suo braccio sinistro e un coltello che impala la sua mano destra. Che situazione tragica. Solamente leggere questa cosa mi rende depresso. C'è qualcosa di sbagliato con questo Monokuma File? Ancora? Ma che cosa c'è di sbagliato? Non solo una lancia ha trafitto il suo stomaco, ma ci sono multiple ferite di taglio su ogni suo arto. Per di più c'è una lacerazione sul suo braccio sinistro e un coltello che impala la sua mano destra. Non è il contrario? È definitivamente strano. Beh, immagino che guarderò un po' in giro. Questo serve l'indagine dopo tutto. Non preoccuparti di raggiungere conclusioni di tua spontanea volontà. Questo potrebbe rendermi preoccupato ancora di più. Potremmo discuterne più tardi. Ora dobbiamo solamente investigare o indagare. Sì, esatto. Non c'è molto da discutere.
Beh, immagino che tu abbia ragione. Allora iniziamo col cercare nell'area vicino al corpo di Nagito. Presumo che dovrei iniziare con il retro del magazzino. Dato che la tenda bloccava la maggior parte dell'acqua, quest'area non è stata afflitta molto dagli irrigatori. Grazie a ciò posso indagare correttamente il corpo di Nagito. Per me è stato torturato e scommetto che non ha detto niente. Ok. Potrebbe essere però. Conoscendolo è possibile. Nagito non è uno snitch. Immagino che dovremo indagare il corpo di Nagito. Ok, Hajime. Nemmeno lui probabilmente si sarebbe aspettato di finire in questa maniera. Ok, Monokuma Alpha è il numero 5 finito nei Traf Pallets. Tanto facciamo un mini salvataggio. Allora, vediamo cosa c'è. Iniziamo da questo peluche di Monokuma perforato. Monokuma è morto? C'è del sangue che proviene dal suo stomaco. Ehi. Nessuna risposta. È morto, Jim. Sto solo scherzando. Non sono morto. Questo è uno dei tuoi peluche di misura reale che stai producendo alla fabbrica? Beh, se hai scambiato un peluche per me, significa che c'è qualcosa di sbagliato in te. Anche tu sei un animale di pezza, lo sai. O di stoffa, effettivamente, perché stuffed dovrebbe essere stoffa. Non mettere spazzatura oversize qui. Potrebbe condurli sulla via sbagliata. Cos'è che stai chiamando spazzatura oversize? Potrebbe essere uno dei trucchi di Monokuma? Ma perché mai lo avrebbe fatto? Cioè, fare un buco così, quasi come se fosse stato accoltellato, e prendersi anche la briga di di mettere anche del sangue. Che l'abbia fatto semplicemente per imitare il corpo di Nagito, o qualcosa del genere. Io non ho nulla a che fare con ciò. Ah? Probabilmente sta mentendo. Seriamente, menti sempre. Dovresti semplicemente morire come fatto il peluche qui. Sembri essere piuttosto arrabbiata del normale in questi giorni, Monomi. Faresti ben meglio a dire quello che dici, lo sai? Sento come se potessi sbarazzarmi di te così facilmente, sai? Non mi arrenderò alle tue minacce, ti combatterò fino alla fine. Definitivamente riporterò questo mondo fuori dalla supremazia di Monokuma. Ok. È comparsa una pubblicità di Prime Video con questo vecchio di Top Gear che dice: i maiali hanno il clitoris. Non lo sapevo stamattina. In che senso sia il wow? Sembrerebbe che i due fastidiosi se ne siano andati. Se non è un trucco di Monokuma, allora chi l'ha fatto? Potrebbe averlo fatto il killer? Per cui questo è il sangue di Nagito? Non ho alcuna idea su come sia correlato all'incidente. Boh. Tra l'altro, se avete notato, è cambiato il tema dell'indagine. Molto bello. Mi piace questa nuova versione. È tipo una sorta di remix. Allora, abbiamo Fire Grenade, Lighter. Ok. Sembrerebbe che ci siano un sacco di bottiglie di plastica. Questi sono i rimasugli sparpagliati dappertutto. Queste probabilmente sì, saranno le granate che avete lanciato prima.
Mhm. Sono le fire grenade che abbiamo utilizzato per spegnere il fuoco. Beh, attualmente non ci hanno aiutato alla fine. Anche perché sono stati gli irrigatori a spegnere tutto. Il fuoco si è spento solamente grazie agli irrigatori. Beh, immagino che questa prova non abbia nulla a che vedere, non c'è nulla di strano. Ok. Però c'è un accendino qua. Ah, questo è un accendino d'olio. Questo è perché le tende... Cioè, questo era dove le tende si posizionavano. O erano appese, effettivamente. Sembrerebbe che il fuoco abbia fatto un danno esteso da qui. L'accendino d'olio è stato piazzato qua. Ok. Ah, un accendino d'olio. Sembrerebbe che qualcuno volesse tenersi caldo. È stato quasi un pensiero da stupidi. Chiaramente è stato utilizzato per causare l'incendio. Gli accendini ad olio continuano a bruciare anche se qualcuno li lascia andare. Ah, questo non lo sapevo ad esempio. Per cui è stato utilizzato per mettere a fuoco la tenda. Utilizzare l'accendino d'olio? Pensi che il killer abbia utilizzato qualche trucco di qualche sorta? Qualche sorta di trucco, ho invertito le parole, ma ok. Il killer probabilmente aveva pianificato di distruggere le prove bruciando questo magazzino. Hanno bruciato per distruggere le prove? Questa è l'unica ragione che posso pensare per la quale il killer possa aver messo fuoco all'interno della scena del crimine. Ok. Potrebbe essere. Questo l'abbiamo indagato. Possiamo parlare con tutti quanti. Parliamo con Sonia all'inizio. Se tutti potranno andare a casa, nulla mi renderà più felice. No, prima dobbiamo finire il class trial. Solamente dopo possiamo pensare a dopo. Ok. Vediamo cosa ci dice Akane invece. Mi ha importato per gli omicidi di Gundam e di Mikan. Ma sembrerebbe che sia diverso questa volta. Non importa questa volta. Che cosa non importa? Il tempo. Sembrerebbe che il tempo non importi. C'è scritto chiaramente sul Monokuma File. L'orario del decesso è chiaramente a mezzogiorno. Cioè... Se fosse stato a mezzogiorno, che cosa stavano facendo a quell'ora? Che cosa stavano facendo? Ah, mezzogiorno in punto in Sharp, ok. Non l'avevo mai sentita questa opzione. Che cosa stavano facendo? Beh, proprio ora è... mezzogiorno e mezza. È mezzogiorno e mezza. Ok. Oggi non so fare Nekomaru, ragazzi, scusatemi. Sembrerebbe che abbia anche una funzione di un orologio. Allora significa che Nagito è morto 30 minuti fa. È avvenuto recentemente? È un'uccisione totalmente fresca. Fresca? Beh, sembrerebbe un brutto modo da descrivere. Ma se è avvenuta 30 minuti fa, potrebbe essere stato all'intorno al momento in cui stavamo avendo difficoltà con le bombe? Hai ragione. Quelle bombe false erano originalmente messe appunto per esplodere a mezzogiorno. Il che significa che chiunque non abbia un alibi per quell'ora è il killer di Naito. Ma questo potrebbe essere come
Come quando è morto Nekomaru. Il killer potrebbe aver utilizzato qualche sorta di setup automatico. Anche il crimine sembrerebbe essere dettagliato. Per cui avrebbero avuto bisogno di tempo per prepararlo. Allora comunque chi non ha alcun alibi prima di quando abbiamo trovato le bombe è sospetto. Aspetta, ma nessuno ha un alibi per quell'ora. Significa che è quando ci siamo divisi tutti quanti in ricerca delle bombe. Già, è quello il problema. Vediamo Fuyuhiko che ci dice. Prima di analizzare il corpo di Nagito parliamo con tutti, magari hanno degli indizi. Non mi sto spaventando come sta facendo Kazuichi, ma sicuramente non posso smettere di pensarci. Quando nel Monokuma Teeter... Ah sì, non so perché ho letto Teeter. Quando il Monokuma Timer raggiungerà lo 0 da 2 giorni ad adesso, che cosa succederà? Ah? Cosa succederà? Questa vacanza scolastica marcia finirà, giusto? Allora finalmente potremo tornare a casa. Ah, davvero ottimista fino alla fine. Significa che tu credi che non succederà? Monokuma potrebbe pianificare qualcos'altro dopo che il countdown potrebbe finire. Che intendi con qualcos'altro? Ci sta facendo uccidere l'un l'altro, lo sai? Cosa potrebbe esserci peggio di ciò? Io non lo so. Ma è di Monokuma di cui stiamo parlando, lo sai? Non c'è alcun modo che finirà tutto in maniera felice con un countdown. Sai cosa sarebbe figo? Se le bombe antincendio avessero causato indirettamente la morte di Nagito. Cioè tutti sarebbero responsabili della sua morte inconsapevolmente. Oddio, sai che... sarebbe strano però come cosa. Sarebbe molto strana. Però sarebbe sì, figo. Ma in quel modo non si sa chi dovrebbero votare poi. Comunque... proprio come hai detto poco fa, siamo... Se sbagliamo qui sarà la fine per noi. Per ora sarà meglio concentrarsi sull'investigazione. Ci penseremo riguardo al countdown, dopo che saremo sopravvissuti al class trial. Sì, lo so. Non tirare in ballo roba del genere adesso. Vediamo Chiaki cosa dice invece. Lassù però c'è una sorta di chiazza di sangue. Strano che non ce la facciano notare. Vabbè. Ok, forse ce lo dice Chiaki. Sembrerebbe che stia nei suoi pensieri. Ok. Che succede? C'è qualcosa di strano riguardo al ceiling che non ricordo. Ceiling che cosa cavolo era? Oggi facciamo, a quanto pare, investigazione anche di termini. Soffitto. Ah, ok, soffitto. Grazie. Se c'è qualcosa di strano riguardo al soffitto. Sarà il sangue che ho notato io, probabilmente. Sì, si tratta degli irrigatori. Beh, ce n'è uno di testa che ha bisogno di essere attivato per spegnere il fuoco. Riesci a vedere? E che palle però ste parole, non le conosco. Dai, tutte di fila. Girder, non so cosa sia anche quello. Oggi sto dando delle poverate di... Girder... Trave, ok. Puoi vedere la trave che c'è di fronte adesso, giusto? Proprio qui. Lì vicino adesso. Riesci a vedere quella striscia rossa o rosa fluo in questo caso perché abbiamo censurato il sangue? Ah? Hai ragione. Riesco a vederla. Sembrerebbe esserci una piccola linea rossa sulla trave presente sul soffitto. Che sia sangue? Sangue? Il colore, beh, sembra sangue, ma
Non c'è alcun modo in cui del sangue possa essere finito fin lassù, giusto? Per di più, in linea dritta. Cioè in linea retta, se possiamo dire. È questo per cui lo stavo guardando. Penso che sia strano. Sì, effettivamente è molto strano. Dovrei ricordarmelo. Ottimo. Abbiamo trovato il sangue sulla trave. Ah, ok, questo giro non lo sapevi neanche tu, Ciel. Madò. Io devo dire che giocando di Danganronpa sto trovando un sacco di termini che non sapevo. Mi sta arricchendo il vocabolario per eventuali live inglesi che farò in futuro. Semmai dovessi mai farne. In full English. Chissà. Uno di noi ha ucciso Nagito in una maniera così crudele. È troppo bizzarro. Non posso fare nient'altro se non ridere. Ah, ok. Se va in tour, o anche volendo. E direi che ci rimanca solamente Nagito da guardare in questa zona. Non mi sarei mai aspettato di vedere Nagito morire in questa maniera. Beh, diceva sempre no sense sulla speranza e provava a confonderci con le sue frasi. Ma anche così morire in questa maniera è davvero troppo crudele. Per di più non era completamente inutile. C'erano state delle volte in cui abbiamo raggiunto la verità solamente grazie a lui. Ma tutto quello di bello e brutto riguardo lui è sparito. Beh, certamente non verremo più confusi da lui, ma non saremo più salvati nuovamente da lui. Ora non c'è tempo di pensare a queste cose non necessarie. Devo cercare di concentrarmi sull'indagine di adesso. Ok. Per ora devo indagare tutto quello che posso riguardo a questo corpo. Abbiamo un bel po' di punti da indagare, mio Dio. Io direi iniziamo da questo arpione, questa lancia, chiamatela come volete. Che palesemente è quello che c'era nel Nezumi Castle, se ricordate. È una lancia che con funzione ornamentale ed è impalata con lo stomaco di Nagito. Non c'è alcun modo di girarci intorno. Sembrerebbe che quella sia la ferita fatale. Oh my, cos'è questo? Questa strana lancia dall'aspetto strano, non è così? Una corda che si estende dalla sua punta fino al... per mantenerla. Sembrerebbe che ci sia anche un peso in ferro attaccato ad essa. Capisco. Puoi utilizzare la corda come... con il cavo per catturare il nemico e poi dare il colpo finale con la lancia. È la prima volta che la vedi questa, giusto? Ovviamente no. Questa è la lancia di Gungnir, giusto? Definitivamente sì, Frust. Non so perché ho detto scusami, sia Lanzi, grazie che mi hai corretto. Oggi sto fuso. Non ce la faccio. Definitivamente te la sei inventato adesso. Comunque vorrei chiedere una cosa. Da dove proviene questa lancia? Penso di averla vista al Nezumi Castle. Cosa? Al Nezumi Castle? Era designato per avere paura dei topi, per cui non ci possono potuto entrare lì. Dannati topi. Vi condanno tutti all'inferno. Capisco. Anche se non è entrato all'interno dentro quel castello. Beh, più importantemente devo concentrarmi sul resto dell'indagine. La lancia sicuramente ha attirato il mio occhio, ma il peso alla fine su quella corda penso che sia da segnare. Sembrerebbe che abbia anche delle parti di sangue su di essa. Ma per qualche ragione la sezione della corda non ha sangue. Non tutte, perlomeno.
aspettate. È grande quanto un pugno umano. Non sarebbe strano se... Cioè, è strano che la sezione di questa corda non abbia sangue su di essa. Per di più, Chiaki l'ha menzionato poco fa, ma apparentemente questa lancia proviene dal Nezumi Castle. Potrebbe essere utile confermarlo più tardi. Ok, lancia di Gungnir, veramente, come l'ha chiamata Monokuma. La associamo alla mitologia. I piedi, iniziamo analizzando i piedi. Entrambe le gambe di Nagito sono legate. Quindi la corda col peso era attaccata alla trave al soffitto. È molto probabile. Magari gli è caduta con qualche sorta di meccanismo. Dei piedi, foot, c'erano scritti fit. Ogni corda è legata ai pilastri vicino, per cui non poteva muoversi affatto. Secondo il Monokuma File, le ferite sulle sue gambe sono tutte ferite di arma da taglio. Sembrerebbe che il killer non abbia solamente legato Nagito, ma le abbia anche accoltellato le gambe? Perché il killer dovrebbe fare un qualcosa del genere? Di questo comunque è davvero sadico. Il killer deve aver avuto davvero astio nei suoi confronti. O forse lo hanno torturato. Torturato? Voglio dire, se avessero voluto semplicemente ammazzarlo, avrebbero potuto accoltellarlo una volta nel suo torace, giusto? Se togli la lancia nel suo torace, le altre ferite sono state inflitte per ragioni diverse dall'omicidio. Il che significa che le ferite sul corpo di Nagito sono state fatte dal killer per torturarlo? Se questo è il caso, che il killer abbia cercato di far confessare Nagito? Che forse sia qualcosa che l'abbia condotto al traditore? Beh, anche se si tratta di tortura, non c'è alcun dubbio che il killer deve aver avuto un profondo astio nei confronti di Nagito. Rifiutarsi di lasciarlo morire così facilmente. Beh, capisco totalmente un impulso oscuro come quello. D'accordo, Fuyuhiko. Ma anche se avessero avuto astio nei suoi confronti, perché mai avrebbero dovuto spingersi così in là? Ok, ferite di tortura. Poi abbiamo la mano destra, la mano sinistra. Iniziamo dalla mano sinistra, a quanto pare. Ok, guardiamo prima la sinistra e poi la destra. C'è un taglio sulla sua mano destra in alto. Però torturato per avere info. Strano che gli abbiano messo lo scotch alla bocca, effettivamente. Forse per non lasciarlo urlare? Ah no, effettivamente... Sì. Ho detto una cazzata, perché se per avere info non gli avrebbero messo. Scusami, oggi non so... Cos'altro? Vuol dire che è stato il traditore ad ucciderlo. Può essere. A sto punto. Riesco totalmente a vederlo. Le sue gambe e la sua mano destra hanno delle ferite d'arma da taglio. Ma questo sembrerebbe essere una sorta di... graffio. Questo probabilmente è la ragione per la quale la ferita sulla sua mano sinistra non sembrerebbe essere così profonda comparata alle sue altre ferite. Beh, per di più non cambia il fatto che si tratta di una ferita nascosta e c'è sangue dappertutto. C'è qualcosa di strano. Strano? Cosa? Guarda al palmo della sua mano destra, cioè sinistra. Oh, no, non ce la faccio oggi, incredibile. Penso che il suo sangue provenga dal suo braccio destro che sia stato tagliato, ma... non sembra strano come è messa la sua
blood splatter, come è schizzato il sangue. Beh, dovrebbe esserci un taglio proveniente dal suo palmo, dal centro del palmo della sua mano. Oh, no. Kin, prenditi una pausa, respira profondamente. Ok. Sì, definitivamente è strano. Non dirmi che è morto Nagito. Franci sì, non c'è più religione. Non lo so, adesso lo scoprirai. Comunque... aspettate. Oh, non riesco più a tradurre, ragazzi. Che mi succede oggi? Aiuto. Sono in brain time totale. Aspettate. Forse è così lontano che il sangue l'ha raggiunto quando si è sparpagliato. Beh, questo spiegherebbe come mai ci sia del sangue sul suo palmo, però... C'è qualcos'altro di strano? Beh, quando la giri ancora e ancora, guardando il retro della sua mano, c'è anche del sangue, ma solamente sulle punta di ogni dito. Hai ragione. Perché solamente su questa parte? Proprio come ti ho detto, vedi? È un po' strano, non è vero? Ho vinto. Sì, sicuramente hai vinto. Ma definitivamente è strano. Che cosa ha fatto il killer per fare in modo che il sangue schizzasse in quella maniera? Ok. Guardiamo il coltello e poi la corda bruciata. Il coltello sta accoltellando attraverso la mano destra di Naito. Che il killer l'abbia fatto questo. Perché mai dovrebbe fare un qualcosa di così crudele? Credo per mantenere ferma forse la mano, dato che si è bruciata la corda. Primo crash di giornata. Scusatemi. C'è il temporale in realtà, per cui potrebbero esserci un po' di crash durante questa live. In caso vi prego di scusarmi. Se non avete sentito quello che ho detto, in caso ve lo ripeto, non vi preoccupate. Ok. Ok. Eccoci. No, ok. Comunque sembrerebbe che le ferite sulle sue gambe e sul suo braccio, cioè sulla sua mano sinistra o braccio sinistro siano state causate dallo stesso coltello. Il che significa che il killer, dopo aver finito di accoltellare le gambe e il suo braccio sinistro, ha accoltellato la sua mano destra, giusto? E poi lo hanno finito utilizzando quella lancia. È davvero crudele. Allora, questo significa che il killer si è preso la briga di utilizzare due armi. Un coltello e una lancia? Beh, avrebbero potuto ucciderlo accoltellandolo col coltello, semplicemente. Perché mai utilizzare la lancia, dopo tutto? Va bene, Franci, a dopo. Ciao. Questo definitivamente è strano.
C'è mai stato una ragione per cui abbiano dovuto utilizzarla? Una ragione per cui abbiano dovuto utilizzare la lancia, eh? Ok, coltello da sopravvivenza. Vediamo la corda bruciata. Il polso destro di Nagito era legato con una corda, ma sembrerebbe che la punta di quella corda sia stata bruciata. Potrebbe essere il risultato del fuoco? Ma è strano. Se la corda si fosse bruciata in questa maniera, perché mai i vestiti di Nagito sono stati completamente risparmiati dal fuoco, dato che era così vicino all'incendio? Effettivamente è strano. Ti resta solamente la sua espressione di terrore. Deve aver provato un davvero grande dolore. Chiaramente ha un aspetto davvero agonizzato sulla sua faccia quando è morto. La sua bocca è stata coperta con del nastro adesivo che sia stato messo per prevenire il fatto che Nagito potesse gridare per chiamare aiuto. Cavolo, che sguardo orribile sulla sua faccia. Quel sangue che è schizzato dappertutto non aiuta affatto. Davvero un'ottima cosa che la sua bocca sia stata coperta con del nastro adesivo. Altrimenti non sarei stato in grado di guardarlo. Ah, hai un minuto? Scusa. Scusami. Ma è sicuro che Nagito è morto per la lancia? Non lo so, sai. Mi pare che non ci sia scritta la causa di morte sul Monokuma File. Chiaki si muove di fianco a Kazuichi e me ed è arrivata vicino alla faccia di Nagito. E in un movimento veloce ha tolto il nastro adesivo dalla sua bocca. Ehi, ma che stai facendo? Andrà bene, lo rimetterò a posto una volta che avrò finito di indagare qui. Rimettere a posto il nastro adesivo non è il problema. Razza di ingrata, verrai maledetta. Ti muore di asfissia, rimane con la bocca aperta. Può darsi la bocca aperta se ci pensi. Però tu non hai visto tutta la scena di come è morto effettivamente Franci. Beh, nemmeno noi in realtà, però abbiamo una situazione un po' più larga da descrivere. Ah, il sangue sulla faccia di Nagito. Sembrerebbe che provenga prevalentemente dal suo braccio sinistro. Se questo è il caso, non si fa nulla. Non ci vuole ascoltare. Ehi, riguarda il sangue che gli è schizzato in faccia. Non c'è sangue sotto al nastro adesivo. E che cosa c'è di sbagliato con ciò? Oddio, crinkles non so cosa significhi. Adesso vado, torno. Va bene, Franci, a dopo. Vediamo cosa vuol dire crinkles, perché non so cosa significhi. I have no clue. La maggior parte del tempo li spendiamo su Google Translate per pieghe. Questo nastro adesivo ha delle pieghe. Sembrerebbe che era presente all'interno della sua bocca, giusto? Probabilmente Nagito ha disperatamente mosso la sua bocca sotto quel nastro adesivo. Seriamente, che cosa c'è di sbagliato con ciò? Sta intendendo che la macchina... Sì, la macchina. La bocca di Nagito era coperta con del nastro adesivo prima che quelle ferite fossero state messe su tutto il suo corpo. Per cui ha provato a gridare, ma... quale sia la causa del fatto che il nastro adesivo sia finito all'interno della sua bocca è un po'... Ma che c'è di sbagliato con ciò? È davvero un qualcosa di cui dovremmo preoccuparci? Beh, in teoria
Dovrebbe esserci del sangue disperso dalla sua bocca dopo che è stato infilzato dalla lancia. O sbaglio? Davvero non capisco. Rimetti a posto il suo nastro adesivo, per favore. Sì, hai ragione. Comunque, questo potrebbe essere una sorta di indizio. Dovrei ricordarmelo. Va bene. Qua abbiamo... Immagino di aver finito con l'area che circonda il corpo di Nagito. Cavolo. Non riesco a credere di aver indagato su un corpo davvero così messo male. Anch'io sono sorpreso. Significa che mi ci sto abituando. Il corpo morto di un mio compagno di classe è proprio di fronte a me. E uno dei miei amici è il killer responsabile. E devo investigare la sua morte per scoprire chi è il killer. Sì, il sangue dovrebbe essere anche sul nastro adesivo. In effetti è strano. Ho finisciuto il drawing. Oh, nice, capi. Nice. Dopo allora lo vado a vedere. Thank you. Che forse sia abituato a un qualcosa di anormale come ciò? Questo significa che sto diventando anormale anch'io? Beh, immagino che ho finito di investigare l'area dietro questa tenda. L'obiettivo del killer non era solamente uccidere Nagito. C'è anche... deve esserci stata un'altra ragione. Se no non si sarebbero presi la briga di legarlo con delle corde e coprirgli la bocca con del nastro adesivo. E non solo quello. C'è anche una ragione per avergli inflitto tutte quelle ferite, oltre che quella fatale. Per cui, qual è quella ragione? Beh, sembrerebbe che sia meglio investigare anche le altre aree a questo punto. D'accordo, devo dare il meglio di me e indagare prima all'interno del magazzino. Ok. Spero di averlo mandato nel suo server e non nel server di qualche altra persona. Controllo subito così in caso ti dico. Vediamo se ho notifiche sul server. Yeah. Vediamo se è giusto. Sì, è mandato. La la. Bello, capi. L'ho intravisto, dopo lo guardo meglio, però... Mio Dio. Complimenti. Perché Discord mi fa brutti scherzi. Anche a me ogni tanto. Mio Dio quanta roba che c'è anche qua da indagare. Il retro non direi di no. Allora, abbiamo innanzitutto i pannelli di Monokuma. Sembra tipo che siano stati fatti effetto domino. Ci sono un sacco di pannelli di Monokuma che sono caduti qui. I pannelli vicino alla tenda hanno il retro bruciato. Che sia stato il fuoco a farlo. Wow, Hajime. Assolutamente incredibile. Ma perché sono messi in questa maniera? L'ultima volta che ho messo qui... Ciao lampada! Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Grazie capi, mi sgranchisco un attimo. Ti sei perso il punto forte del capitolo. Sembra tutta una grande trappola, veramente. L'ultima volta erano tutti in ordine. Erano messi tutti in maniera naturale. Forse siamo noi quelli che hanno creato questo casino? Cazzo, che è successo? Qualcuno è schiattato, diciamo. Non ti sloggare ogni articolazione, va bene. Ho quasi finito. Ok, questo era il collo per chi volesse saperlo. Ah? Guarda, quella punta di quel pannello. All'entrata sembra essere davvero vicino alla porta, giusto? Sì, ok, non so perché l'ho letto così lentamente, scusate. È morto Hajime, godo.
No, non è morto Hajime Lampada. Per cui, forse la ragione per cui quei pannelli sono così è... Sì. Va bene, l'aprirò lentamente. Sia cane che dà il calcione, ha sfondato la porta quasi. Ok. Esatto. Magari Lampada. No, non è morto Hajime perché lo stiamo controllando noi. Se noti. Sì, con quelle parole Akane ha dato poi il calcione e ha aperto la porta. L'abbiamo già vista questa scena, ma magari per chi non l'ha vista faccio vedere un attimo. Akane ignora quello che dicono gli altri, fa BAM! E si è aperta la porta. Potrebbe essere che sia stata... E c'è qualcos'altro che mi stavo chiedendo. Questi pannelli di Monokuma che sono messi qui erano stati messi fin dall'entrata del magazzino, giusto? Patapim e patapam. Sembrerebbe che siano uno sopra l'altro, in linea retta. Sì, comparati agli altri pannelli sembrerebbe che ce ne sia solamente uno che è messo fuori dall'ordinario. Non è chiaramente strano? Strano, significa... Beh, possiamo speculare che questo sia stato fatto intenzionalmente. Se vuoi dopo... Non credo che posso più tornare a farti vedere il cadavere Lampada, però ho i Trap Bullets per farti vedere un po' la scena del crimine com'è per adesso. Questo è come lo status del corpo di Nagito. Considera all'incirca. Questi sono gli indizi che abbiamo. È lui la vittima del capitolo. Ci sono sia le Franci che stavano piangendo e poi Nutella che invece ha goduto. Ok. Vediamo. Un lettore MP3. È quello sicuramente con la canzone di Nagito. Sium è morto il coglionazzo. E niente. Qua discrepanze. C'è chi l'amava come Francia e Ciel e chi lo odiava come Nutella e Lampada. Questo è un lettore MP3. Sembrerebbe che... Aspetta. Che abbia anche uno speaker al suo interno. Ma perché qui? Sembrerebbe che quella strana musica stesse suonando da qui. Ah no, era... No, pensavo l'avesse detto Kazuichi, invece l'ha detto Hajime. Vabbè, all'incirca non avevo fatto la voce diversa. Ma tutti mi stanno sul cazzo in un modo o nell'altro. Ma sì, è vero, me l'avevi già detto, me lo ricordo. Lo so, quella musica è partita all'improvviso, quando il fuoco è iniziato. Sì, hai ragione. Sembrerebbe che sia stata spenta da quando è stato bagnato dagli irrigatori. Non c'è alcuno sbaglio, quella musica partiva proprio da questo lettore MP3. Beh, non che non sia d'accordo, però... Perché mai il killer dovrebbe suonare della musica da questo? Ok. Poi dobbiamo controllare Tons of CD. Ah, ok, c'è anche questo. Tutti questi CD sono delle copie della musica di Monokuma. Beh, avrebbero dovuto bruciarsi anche loro. Strano. Prima di parlare con gli altri vorrei prima indagare dall'altra parte. Sì, lo so, Hajime, ma stavo cercando di andare dall'altra parte. Ah, ok, si fa così. Vediamo i libri. Neanche questi dovrebbero essere bruciati. In realtà ci sono un sacco di libri messi uno sopra l'altro. Apparentemente contengono foto e poesie di Monokuma.
Gli irrigatori li hanno bagnati completamente. Sembrerebbe che non si possano nemmeno più girare le pagine. Beh, non che mi mancheranno chissà quanto. Va bene, ok. Allora dobbiamo parlare con i vari personaggi qui, direi. Iniziamo da Chiaki. Sembrerebbe che questo lato sia completamente bagnato per via degli irrigatori. Anche se ci fosse stato un indizio importante qui, probabilmente non potremmo notarlo. Beh, è sempre meglio che il faro, cioè, che il magazzino sia bruciato fino al terreno. Beh, è un'ottima cosa che siamo stati in grado di spegnere l'incendio. A parte che non l'avete spento voi, ma l'hanno spento gli irrigatori. Ok. C'era un sacco di fumo. Sembrerebbe che al suo... Sì, esatto. È un'ottima cosa che non siamo andati al suo interno mentre gli lanciavamo delle granate. Nagito era passato dal non sono nessuno, mi sento sbagliato insieme a persone così, al Tsukate, sono il migliore, Hajime non sei un cazzo. Sì, veramente. Hai ragione, cioè sono d'accordo. Se l'avessimo fatto, beh, saremmo stati catturati dagli irrigatori e adesso saremmo tutti bagnati fin dalla testa ai piedi. La signorina Sonia tutta bagnata fin dalla testa ai piedi. Ah, vabbè, Monokuma. Stai pensando ciò, eh? Non lo stavo pensando affatto. Perché rispondi, Kazuichi? Lo stavo chiedendo a Hajime. Vuoi prendermi in giro? Ah, davvero malizioso. Vabbè. Esatto, non hanno spento l'incendio. Le bottiglie erano piene della benzina che avrebbe dovuto essere nel motore. È tutto un complotto. Potrebbe essere. Sonia ha la personalità di una tavola di legno, è vero. Su questo sono d'accordo. È uno dei personaggi che mi piace di meno del 2 Sonia, a dirvi la verità. Cioè, non guardatemi così con quegli occhi spaventati. L'ho immaginato solamente per un secondo. Kazuichi, forse dovresti tenere la tua bocca chiusa. Ok. Vediamo Kazuichi, cosa ci dice. Beh, anche se avevo detto che l'avrei voluto ammazzare... sì, esatto, lampada. Non c'è alcun modo che io possa averlo fatto. Ero solamente arrabbiato, lo sai? Ok, vediamo Fuyuhiko cosa dice. Beh... Penseremo al countdown dopo che saremo sopravvissuti a questo class trial. Ok, nulla di che. Sonia invece? Sembrerebbe che Sonia sia concentrata sull'indagare il warehouse, cioè che è il magazzino. Che mi ricorda che c'è un qualcosa che devo richiederle a riguardo. Ora... abbiamo quasi finito di investigare il corpo di Nagito, per cui è tempo di parlarle. Ehi Sonia, hai un minuto? Sì, cosa c'è? Vorrei parlarti a riguardo della falsa bomba che Nagito ha messo nel magazzino che sarebbe che è esplosa. Eh? Sì, poco prima che esplosa tu hai detto qualcosa del genere, giusto? Va tutto bene, non è una bomba. Come facevi a sapere che le bombe erano dei falsi? Beh... E non è tutto. Quando hai guardato quelle bombe... Cioè, quando abbiamo guardato a quelle bombe... Perché eri alla base militare? Pensavo che tu dovessi cercare all'interno dell'isola centrale. Non è una bomba. È un aereo. Per di più, quando ti ho chiamata... non sei venuta alla fabbrica. Cosa stavi facendo e dove eri in quel periodo di tempo? Oh,
cavolo? まさか Per caso sospetti di me? È un fraintendimento, io non sono il killer. Gesù, merda. Va bene. No, questo non lo dico. Sonia? すみません Ah, scusa, sono terribilmente dispiaciuta. Stavo panicando. Sonia è l'ultimate bombarola. L'ultimate bombardier. Mi calmo un secondo e ti spiegherò perché ero alla base militare. Beh, quando per la prima volta ho esplorato l'isola finale, ho scoperto che c'era una vasta gamma di bombe qui. Ah? あのですね All'inizio ero preoccupata che qualcuno potesse utilizzarle per delle ragioni nefaste. E che l'avrebbe lanciato a tutti. Per cui sono rimasta zitta per tutto il tempo. Chi ha scritto Sonia era ubriaco. Considera che Kodaka ha scritto tutti i personaggi. Ciel. I personaggi, cioè della sceneggiatura ha fatto tutto Kodaka. Se non ricordo male. Il che significa che quando hai sentito del fatto che Nagito avesse piantato delle bombe, hai sospettato e sei andato a indagare. Beh, proprio come sospettavo, quelle bombe erano scomparse. Per di più ho cercato all'interno della base militare, ma quelle bombe adesso non si trovano da nessuna parte. E proprio perché le stavi cercando che sei arrivata così in ritardo. お聞きください E proprio per questo che ho raggiunto una conclusione. Potevi dircelo prima. Sì, infatti, veramente. Le bombe che ha portato Nagito provenivano dalla base militare, il che significa che erano delle bombe finte. Come facevi a sapere che quelle bombe alla base militare erano finte? Perché ho provato ad utilizzarne una. Cosa? Pensavo che una di quelle bombe fosse forte abbastanza da far saltare in aria alla porta dell'antica rovina. あの A quel tempo credevo che quelle bombe fossero vere. Così ho pensato di poterne utilizzare una per entrare all'interno dell'antica rovina. ですがその作戦は失敗に終わってしまい E ました invece pensavo fossero informazioni inutili. E invece no, a quanto pare. Perché ha voluto fare di testa sua. あの爆弾は本物などではなく単なる花火に過ぎなかったからです Eh sì, l'abbiamo visto che conteneva dei fuochi d'artificio. だけど畜生そうか、 それでお前だけが軍事施設の爆弾が偽物だって知ってたのか。 Esatto. 私と物見さんもですね彼女もそれをこっそり覗き見していま Anche した Monomi. つまり Se quelle bombe sono le stesse che sono scomparse, beh, ho pensato che le avrebbe prese Nagito. Che le avesse prese Nagito. Questo è perché sapevo che erano dei falsi. Comunque, ho pensato che era strano quando Nagito aveva fatto saltare in aria l'intera lobby dell'hotel. Bra, non sei riuscita a distinguere una bomba da dei fuochi d'artificio. E niente. Quella bomba era reale e non ho potuto fare a meno di pensarci. Ma dopo una più attenta riflessione ho pensato che potesse essere parte del piano di Nagito, dopo tutto. Ci ha mostrato una vera bomba per farci credere che avesse messo delle bombe su tutta l'isola. Anche così, allora le azioni di Nagito erano estremamente calcolate. Ma il problema è la ragione per cui l'ha fatta. あのよ Beh, con questo ho spiegato tutto. ろしいでしょうか Non dovrebbe più esserci alcuna ragione per dubitare di me. Hai ragione, ho capito. Va bene. Ok.
Direi che ho finito con gli indizi che potevo controllare all'interno del magazzino. Sono stato in grado di trovare un paio di indizi, ma comunque ci sono ancora un sacco di cose che ancora non capisco. Sembri preoccupato? Sì, lo sono. In un tempo come questo, sarebbe meglio se espandessi il tuo range di investigazione. Intendi che sarebbe buono investigare altri posti? Ragione, ci sono un sacco di cose che ancora mi sto chiedendo riguardo alla scena del crimine. La base militare che sono menzionato, la fabbrica dei peluche della porta a fianco, Nezumi Castle, dove rappresenta originalmente la lancia, e la stanza di Nagito. Se capirò la ragione delle sue azioni, beh, prima devo... se voglio capire la ragione delle sue azioni, prima devo capire di più su di lui. Sono sicuro, cioè sono sicura che anche gli altri abbiano appena finito di controllare questo posto. Ehi ragazzi, non credete che sia ora di andarcene e esplorare anche altre aree? In risposta di Chiaki, gli altri si sono radunati di fronte a lei, cioè attorno a lei. Concordo. Penso che dovremmo procedere in un'altra area. Qui abbiamo tutti la stessa idea. Ma è davvero sicuro? Non ci sarà nessuno a controllare la scena del crimine. Non abbiamo altra scelta. Se non ci sono abbastanza altre persone. Per di più, abbiamo già controllato tutto quello che potevamo. Immagino tu abbia ragione. Guardate, sembrerebbe che ci siano degli indizi che... non abbiamo ancora trovato per collegare tutti i pezzi di questo incidente. Per cui dobbiamo prima controllare altre aree, probabilmente. Beh, in alternativa, se non ci saranno altri indizi... beh, dovremmo arrenderci completamente. Non c'è bisogno che tu dica ciò. Beh, quindi va bene se abbandoniamo il luogo? Va bene. Ok. Non c'è tempo per rimanere in giro. In ordine per sopravvivere, non c'è altro modo se non fare ciò. In ordine per sopravvivere, dobbiamo trovare il killer di Nagito. Se non sacrificheremo quella persona, nessuno sopravviverà. Questa è la nostra realtà. Questo è perché non c'è tempo per rimanere con le mani in mano. Direi iniziamo dalla fabbrica dei peluche perché è più vicina. Almeno facciamo roba. Ok. Cose da indagare, abbiamo il camioncino, direi. Apparentemente le bombe erano... cioè che erano state piazzate su questo camioncino erano dei fuochi d'artificio. Il che mi ricorda che questo camioncino proviene dalla base militare. Nagito probabilmente l'ha preso da lì. Beh, d'altro canto sembrerebbe che non ci sia nulla degno di nota che mi salti all'occhio. Ok. Con noi è venuta Sonia. Vediamo l'equipaggiamento, ma non credo che... ok, non è correlata all'incidente. La cesta di Monokuma, direi il laptop e Sonia. Questo mi ricorda che quando abbiamo visto il videomessaggio di Nagito su questo computer... eh sì. Esatto. Tedeschi in casa. In che senso, lampada? Questo era quello che era successo prima. A quel tempo Nagito avrebbe dovuto essere già ben ucciso. Il che significa che quel video è stato preregistrato. Esatto, basandoci su quel video... potrebbe esserci dei dati su questo laptop da utilizzare come indizio. Con quel pensiero in testa ho provato a controllare sul laptop, però... alcun utilizzo, è bloccato, non c'è alcun modo che possa esaminarlo. Ma se è ancora bloccato... beh, forse c'è davvero qualcosa al suo interno.
Forse sto pensando troppo. Chissà. Vediamo Sonia cosa ci dice. Non avevo mai visto così tanti Monokuma in vita mia. Beh, Monokuma non è esattamente qualcuno che incontreresti così normalmente. ですが Se la resistenza. Parenti tedeschi. Ah! Non sapevo avessi dei parenti tedeschi, Lampada. Oh. Spero che ti ci trovi bene. Ti ci trovi bene. Perché avere, diciamo, gente. Solitamente i parenti, non tutti ci si trovano bene quando provengono da altre parti. Anche d'Italia. O anche dalla porta accanto. Però questo è un dettaglio. Spero che siano bravi parenti. Parenti un po' ovunque. Non hanno più una zia rumena. Ah, non lo sapevo. Quindi sei un po' worldwide. Praticamente. Comunque, mentre stavo osservando tutti questi Monokuma, un pensiero mi ha attraversato. Bam. あのですね La bomba che è stata. Che è scoppiata nella lobby poteva essere presente qui. Ah? よろしいでしょうか Se nascondi la bomba all'interno dei peluche di Monokuma, beh, potrebbe essere un'arma davvero terrificante o spaventosa. Messo un toscano alla radice. Ah, ok. Quindi sono i parenti dei tuoi parenti che hanno i parenti praticamente da altre parti del mondo. Non pensi che quel gruppo ci stia forzando ad uccidere per... potrebbe fare qualcosa del genere? すごいです Una bomba peluche come atto di terrorismo. よーし Ok. Per cui togliamoli e confermiamolo. Aspetta! Se davvero ci fosse una bomba all'interno di questi, non esploderebbe se ci mettessimo le mani a caso? お茶の子さいさいです Beh, comunque lo stesso grave. Tutto grave, che cosa intendi con ciò? Finitela, non c'è alcuna bomba. あのね Beh, sapete perché mi avete preso? Oh. Ah no. Lo saprete finché mi prenderete, vedete? Dopotutto sentite il soffice peso del cotone? Hai ragione. ですが Allora, dove ha ottenuto Nagito la bomba che ha usato? どうだろうね Me lo chiedo. Se vi darò un indizio... Beh... Allora, sicuramente sapete che non proviene dalla base militare. なんと A dirvi la verità, le bombe lì sono tutte dei falsi. お待ちください Quello lo sappiamo già, l'abbiamo detto poco fa. Vieni Monokuma, dobbiamo squartarti per trovare la bomba. Vero? Beh, pensavo che se fossi stato zitto... un altro... sarebbe stato un foreshadow su come fosse avvenuto l'omicidio. Per cui... per questo non ve l'ho detto la prima volta. Più mi sento sollevato. Ma se quella bomba non proviene dalla base militare o dalla fabbrica, allora l'ha portata dall'ottagono. Eh sì, dalla stanza ottagonale, probabilmente. Devo dirlo, hai buon occhio, Sonia. Mettere una bomba all'interno dei miei peluche sembrerebbe davvero un'idea splendida. Proviamoci! Vabbè. Che io abbia detto qualcosa che non avrei dovuto dire? Non è colpa tua, non preoccuparti. Va bene. Controlliamo, direi, a sto punto la stanza. Nella break room. La break room si trova dall'altra parte di questa stanza. È qui che abbiamo ottenuto le fire grenade. C'è qualcosa all'interno? Non c'è nulla sul pavimento. Nemmeno un indizio. Nemmeno della spazzatura. Ok, allora possiamo uscircene dalla fabbrica.
Monokuma, posso aiutarti a mettere le bombe nei peluche? Mi sembra divertente. Secondo me direbbe di sì. Andiamo all'esterno. Direi torniamo alla base militare, che è quella più vicina. Hanno detto base militare, Nezumi Castle e stanza di Nagito, giusto? Se ricordo bene. Ok. Qua c'è Kazuichi. Intanto faccio un mini salvataggio per non dover rifare tutto da sto punto. Ok. Sempre meglio salvare. Crack. Sì. Quando ho provato a guardare sul letto del camioncino è vuoto, non c'è nulla. Ok. Scusatemi ragazzi, perdonatemi ma a quanto pare sta andando male alla stream. Sta andando male la stream. Vediamo. Non mi funziona più la chat, ragazzi. Non leggo più i vostri messaggi. Cavolo. Questo è un problema. Provo a vedere da qua allora. Sì. Vi vedo a schermo ma non vi vedo a lato. Mi sa che metto la chat da telefono. Aspettatemi. Provo a vedere se riesco a risolvere, se no mi tocca interrompere la live qui e dividerla in due per la prossima volta. Peccato. Peccato. Oh, ok. Mi si è ripresa la chat, meno male. Mi si è ripresa la chat. Scusatemi ragazzi, oggi sta andando male perché c'è il temporale da me. Perdonatemi. Ah. Vediamo se si riprende. Vi guardo da telefono. Ah, oddio ragazzi, grazie mille per il raid. Grazie Lampada che me l'hai detto. Benvenuti. Ero crashato per cui non mi è arrivato la notifica del raid. Grazie che me l'avevi detto. Benvenuti riders, come state? Ti faccio subito uno shoutout, Jade. Scusami, proprio non ne avevo idea. Adesso non mi stava apparendo la chat. Ti faccio subito uno shoutout. Oh. Come state riders? Che avete fatto di bello in live? Perdonatemi. Grazie Lampada, gentilissimo. Andate a seguire la cara Jade, mi raccomando. Grazie mille per il raid. Come state, riders? Tutto bene? Perdonatemi per questo breve problema. Non è partita la notifica, mi è crashata la stream, mi si era bloccata la chat. Per cui se avete scritto qualcosa prima di che si fosse bloccata la chat, ho perso tutto praticamente. Cavolo. Vi recupero subito da telefono. Datemi un secondo, che così almeno se avete scritto qualcosa che mi sono perso, possiamo rimediare immediatamente. Allora, guardiamo. Prima di proseguire col gameplay. Allora, non mi ha manco mandato il resto. Comunque potrebbero buttare più grande parte delle porte facendo delle termiti. Ah, ho capito. Effettivamente sì. No. Si era bloccato anche a me. Ok, ho letto tutto. Grazie mille per il raid comunque, Jade, davvero gentilissima.
Riprendiamo con cioè con il gameplay. Scusate per questo breve disguido. Ok. Sempre ammesso che Sonia stesse dicendo la verità. Non mi ricordo se l'avessimo già letta questa frase, per cui la rileggo in caso. Quando per la prima volta sono venuto qui c'era qualcosa sul letto di questo camioncino. Sempre ammesso che Sonia stesse dicendo la verità, per l'appunto. Sì. No, non vogliamo andare avanti, a quanto pare. Oggi sta andando tutto in caciara. Che succede? Al Crash Again? Mi sa che a sto punto mi conviene terminare la live qui se continua così. Ultimamente sta facendo cacare. Se posso per esprimere la mia opinione, ma ok. Scusate il francesismo, no. Non si può fare. Tanto ho salvato, ragazzi, in caso. Ditemi voi. Ci fermiamo qua? O andiamo... proseguiamo con l'investigazione sperando che ce la mandino buona. Tutte le parti meccaniche e internet, eccetera, e OBS e tutte quelle robe lì. Oh. Che cavolo però. Sì, aveva detto questo Sonia. Ma come faceva a sapere? Ma Nagito sapeva che le bombe non erano reali? È possibile che abbia pensato che fossero vere? Io posso solo pregare, ok. No, non importa. L'ha detto nel suo videomessaggio. Sì, esatto. Allora? Eravate sorpresi? Siete sorpresi? Seriamente, pensateci. Pensate veramente che ci fossero abbastanza bombe per far saltare in aria l'intera isola? Anche così, un ragazzo come me non sarebbe stato in grado di utilizzarle. Sapeva che le bombe erano false. L'ha fatto per sbarazzarsi del traditore. Cioè per stanare il traditore. No, è davvero così? Che Nagito volesse davvero solamente esporre il traditore? Forse c'è un motivo diverso dietro alle sue azioni. Allora, intanto facciamo un salvataggio perché oggi sta andando tutto in caciara. Tank. Monitor. Queste due non servono. L'elicottero non è correlato al caso. Vediamo Kazuichi cosa ci dice. Dannazione, questo posto pericoloso è la ragione per cui queste cose incasinate continuano a accadere. Lasciare delle armi così totalmente aperte è pericoloso, seriamente. Dobbiamo prendercene cura. Così facile a dirsi, ma nessuno sapeva di quest'isola, per cui non potevamo farlo. Vero? Abbastanza vero. Cosa possiamo fare di altro qui? Il carro armato. Se le bombe erano false, forse anche questo è falso. Ma non sono coraggioso abbastanza per controllare. Ok. Da questo lato invece cosa c'è? Solamente l'elicottero, ma non è correlato a caso, è quello di Terutero. Sì, è l'elicottero che ha giustiziato Terutero. Non è correlato all'incidente. Boh. Che cosa devi confermare ancora, Hajime? Ho guardato tutto. Forse è questo track? Ah, ok. Effettivamente non l'avevo visto. Quel carro ha dei cingoli particolari. Sì. Una grande quantità di armi sono presenti sul letto di questo camion. Oh, trovate! Che cosa hai trovato? Quello che è presente su quel letto ha un sacco di armi, però ho trovato anche roba di questo genere. Un coltello da sopravvivenza.
Aspetta, ma quello è... quello conficcato sulla mano di Nagito. Non è lo stesso tipo di coltello che ha accoltellato la mano destra di Nagito? もしかしてよ Il che significa che che il killer potrebbe aver ottenuto il suo coltello qui. Quindi il killer è qualcuno che ha visitato la base militare almeno una volta. Che probabilmente tutti quanti. No, non io. Questa è la prima volta che sono qui. Questo sembra davvero sospetto. Sì, ora abbiamo controllato tutto. Ukutiendo. Allora, ci restano da controllare Nezumi Castle e la cabina di Nagito. Poi abbiamo finito, direi di chiudere la live lì con l'investigation, perché così almeno non abbiamo altro a riguardo. Qua abbiamo controllato tutto. Quarta isola, andiamo a Nezumi Castle. Facciamo le cose con ordine. La cabina di Nagito ce la teniamo come ciliegina sulla torta. Voilà. Sì, per l'appunto manca una lancia. Uyuiko. La Takeshi's Castle. Quanto tempo. Guarda il muro dove ci sono le lance. Immagino che ovviamente l'arma provenga da lì. Sì, lo credo anch'io. Una lancia con una decorazione ornamentale si trova appesa su quel muro. Quella lancia ed effettivamente quella, giusto? Proprio come pensavo. Sembrerebbe esattamente la lancia che ha ucciso Nagito. La stessa frusta... La stessa corda a forma di frusta che è attaccata al suo gambo. Con un peso alla fine di essa. Già. Per di più, sembrerebbe che una lancia su quel muro sia mancante. Non c'è alcuno sbaglio. Il killer l'ha presa una di quelle lance e l'ha utilizzata come arma. Lancia di Gungnir, eh? Monokuma... E se ne è uscito fuori con un nome noioso come quello. Ma perché mai il killer ha utilizzato una lancia e un coltello? Già, avrebbero potuto ucciderlo con un coltello. Sarebbe stato molto più facile. Non c'è alcun modo che una lancia come quella sia stata non necessaria. Cioè... Aspettate, no, ho formulato male la frase. Non c'è alcun modo che una lancia come questa, con una corda non necessaria, sarebbe facile da utilizzare. Perché la lancia è divertente, è vero. Sì, definitivamente è difficile da tenere. Ma comunque, perché hanno scelto una lancia per una ragione? Quale potrebbe essere questa ragione? Mi sento un po' stanco. Non importa quanto stia indagando, non mi sento vicino alla verità. Forse è per questo che mi sento in questa maniera. Mi sento questo strano sentimento che non ho mai sentito prima d'ora. Quasi come se Nagito stesse cercando di farci soffrire anche dopo la sua morte. Bene, ora che non c'è tempo da perdere per queste stupidaggini. Non ho ancora controllato il suo cottage, per cui... È ancora troppo presto per avere questi pensieri. Se controlleremo quel posto, forse potrei trovare qualche sorta di indizio. D'accordo, andiamo. Salvataggio, ripeto. Così ogni volta non perdiamo punto. Scusatemi per questi due crash per la stream. Andiamo al suo cottage. Hotel site. E andiamo qua. Nagito, smettila di rompere il cazzo anche da morto, veramente. Quello di Nagito... Madò, avevo flashato Nagito, invece no, era il Shiaki con Monokuma. Ah, Hajime. Oh, cavolo. Volete entrare nella stanza di Nagito?
stavo giusto ascoltando la richiesta di Chiaki. Beh, voleva che sbloccassi la porta del cottage di Nagito perché ne aveva bisogno per il class trial. Mi ha pregato di farlo mentre stava leccando il mio occhio destro, cioè il mio occhio nero. Non l'ho fatto. Allora fallo. Va bene. Anche perché sapora di fagioli neri. Non abbiamo tempo di queste stupidaggini. Sbrigati e apri quella stramaledetta porta. D'accordo, d'accordo. Immagino di non avere altra scelta. Devo giusto fare quello, giusto? E allora... Valus. Crick. Vedi? La porta si è aperta. Ora puoi indagare quanto vuoi. Non è la prima volta che vedo ciò. Ma perché mai una porta dovrebbe aprirsi con una magia come quella? Forse la chiave del cottage è computerizzata? O la apri o riempio l'isola di napalm. Ok. Più importantemente, entriamo al suo interno. Vediamo ora che quella porta si è aperta. Sì, hai ragione. Finalmente il cottage di Nagito, ragazzi. Oh. Per cui Nagito viveva qui. È lui che ha rubato la scatola Monomi. Che cosa stava pensando all'interno della sua stanza? Come si sentiva nei giorni che ha speso qui? Non riesco nemmeno ad immaginarlo. Vedere l'assoluta speranza diventare disperazione in modo che potesse fungere da pietra per il resto di noi. Non importa quanto ancora potremmo pensarci. Cioè come scala per il resto di noi, effettivamente, perché in italiano stepping stone dovrebbe essere come scala, tipo. Non l'ho mai capito affatto. Non riesco nemmeno a credere che ci abbia creduto. Specialmente... Era specialmente strano in questi ultimi giorni. Che cosa l'ha fatto cambiare? Bentornato, Franci. Forse c'è un indizio nascosto qui da qualche parte. Controlliamo. Abbiamo trovato l'ultimo Monokuma del capitolo. Perfetto. Mi sono ripreso dalla morte di Nagito. E noi invece abbiamo quasi finito di indagare, a quanto pare, perché il suo cottage è l'ultima cosa che ci rimane. Allora, direi, abbiamo un frigorifero. Cioè, si è preso il frigorifero dall'ottagono, ragazzi. Si è preso il cazzo di frigorifero dall'ottagono, Nagito, ma ok. C'è un frigorifero. Cavolo, buono. Il mio cottage non aveva un frigorifero. Mi chiedo da dove l'abbia preso. Come cazzo ha fatto? Non lo so. Non lo so come ha fatto. Nagito probabilmente se l'è preso da solo. Mi chiedo perché si sia preso la briga di di portare un frigorifero nella sua stanza. Che gli piacciono i drink freddi? Dimmi, Franci. Nagito è muscoloso. No, è gracilino Nagito, Franci. Non so se l'hai mai visto. Come ho parlato con Chiaki, ho aperto il frigorifero dalla curiosità. Era, giusto. Non c'era molto al suo interno. L'unica cosa che c'era all'interno del frigorifero era quella bottiglia marrone. Per qualcuno che adora i drink freddi non sembra che ci sia molto al suo interno. Ma quella bottiglia chiaramente non è un drink, giusto? Realmente? A me sembra una sorta di... provvista da dieta. Polvere proteica, forse? Che ne sai, Kin? Nagito aveva un fisico bellissimo, ma se
Era magro. Se non sbaglio si era visto in costume da ragno Nagito all'inizio del gioco. Nel prologo. Devo chiedere a Siegel, che lui c'era quando avevamo visto la scena, se non ricordo male. Ti ricordi se c'era anche lui? Mi pare di sì, che l'avevamo visto in quell'occasione. Ho preso quella bottiglia marrone dal frigo e ho iniziato a leggere. Esclusivamente è stata fatta per avvelenare qualcuno a morte? Ehi, ma questo è... Ma se veniva menato... Oh, ma che pensi di me? No, ho detto, tu c'eri quando c'era stata la scena a inizio gioco dove erano per la maggior parte presenti quasi tutti i personaggi in costume da bagno, dico. Non so se ti ricordi che si era visto anche Nagito senza il... cioè in costume da bagno. Comunque sì, effettivamente Nagito è normopeso. Sì, infatti, non è muscoloso lui. Il muscoloso era Nekomaru. O Akane muscolosa. Non Nagito. Ehi, ma questo è... まさか Sì, sembrerebbe essere veleno. Veleno? Ah, c'è anche un avviso di avvertenza sul retro. Esaminiamolo più nel dettaglio. Ma dovremmo fare attenzione con quella bottiglia. Non farla cadere. Smettila. Se ti preoccupi di ciò, mi renderai nervoso. Minimaru troppo forte comunque. È un giocattolo Minimaru, non è Nekomaru in realtà. Ho preso quella bottiglia con la mia mano tremolante, ho iniziato a leggere l'avvertenza sul retro della bottiglia. Per accertarci che sia veleno ne verrei un sorso. Bam. Così 2 vittime in un capitolo. Nagito e Hajime. Ok. Me l'aspettavo. Ho perso nuovamente frame. La live di oggi è un disastro, ragazzi. Sì. È un disastro. Perché sempre le live più importanti devono essere disastrose? Il veleno è stato specificatamente fatto per uccidere qualcuno. È il veleno speciale di Monokuma. Un liquido incantato altamente potente che prende effetto immediato. Teniamo... tenere cura immediatamente. Anche se la volatilità è bassa, questo liquido è veramente pericoloso quando evapora. Ok. Nello stato gassoso è pesante più dell'aria. Fa effetto in un paio di minuti ed è suscettibile all'idrolisi. Hai perso solo un frame, non preoccuparti. Ah, ok, no, perché ho visto scendere a 0, per cui ho detto mo crasha di nuovo. Per cui è possibile che per voi che è il veleno avvelenare qualcuno a morte senza alcuna complicazione. Tenere questo liquido sicuro in un posto fresco, tipo in un vetro o una bottiglia di plastica, lontano dal sole, perché poi evapora. Forse. Questo certamente sembrerebbe essere l'oggetto chimico per avvelenare qualcuno a morte. Il frigorifero tenuto qui deve essere... deve essere qui per tenere al sicuro questo veleno. Ma dove ha ottenuto Nagito un qualcosa del genere? あのね La questione si potrebbe applicare anche alla bomba, che è stata scoppiata nell'hotel. Applicata alla bomba? ほら Dovrebbe esserci una ragione per cui Nagito è stato in grado di ottenere degli oggetti così pericolosi. L'ottagono all'interno della fan house. Il veleno lo deve aver portato lui quando era lì presente, giusto? きっと Probabilmente li stava nascondendo da qualche parte nel suo corpo durante l'ultimo class trial. Stava nascondendo una bomba al veleno durante il class trial? Allora quel veleno in stato gassoso è pesante e collassa dopo qualche minuto. Particolare? Sì, praticamente. Cavolo, quanto pericoloso. Che cosa avrebbe fatto se avesse accidentalmente... se fosse accidentalmente inciampato e rotto la bottiglia? Il solo pensiero mi spaventa. ねえね Comunque... ha già fatto saltare in aria la bomba che abbiamo preso alla lobby. Ma riguardo questo veleno...
Effettivamente come l'avrà usato? ほらね。 Sembrerebbe che il veleno sia meno della metà. Che fosse già così fin dall'inizio? O che Nagito l'abbia utilizzato? E se così fosse, dove l'ha utilizzato? Mi chiedo se abbia messo una trappola da qualche parte che non abbiamo visto. Un'altra trappola? もしかして。 Per esempio, potrebbe aver fatto qualche sorta di trappola utilizzando questo veleno prima di essere morto? Che sia una miscela di bromo? Non lo so. E se dovesse esistere, sarebbe veramente brutto. Potrebbe uccidere chiunque su quest'isola. Chiunque su quest'isola? Ma che diavolo? Nagito, stai ancora cercando di farci soffrire. Stai ancora cercando di farci soffrire anche dopo che sei morto. Va bene. Veleno speciale di Monokuma. Controlliamo la treasure box e poi parliamo con Chiaki. C'è una scatola del tesoro di un rosa scintillante che salta all'occhio. Ah, potrebbe essere la scatola di Monomi che ci aveva parlato nella live di lunedì, se ricordate. もしかして。 Quella scatola del tesoro. Perché il bromo è liquido e rilascia gas altamente letali. Ah, potrebbe essere a sto punto, Lampoda. Hai ragione. Chiaki, non lo sapevi riguardo ciò? È davvero carina. Oh, stava solo reagendo. Sembrerebbe che questa sia la scatola rubata da Monomi. Se è così, quello significa che il ladro che di cui stava parlando era Nagito. Quindi potrebbe essere una miscela. Sì, potrebbe essere a sto punto. Quello che sappiamo è che è di Monokuma. E che proviene dall'ottagono. Ma perché mai Nagito dovrebbe rubare ciò? In ordine per scoprire ciò, potrebbe essere ottimo da vedere cosa c'è all'interno. 待った。 Sarà bene? Potrebbe essere pericoloso. Forse è vero, ma potrebbe esserci qualche sorta di indizio, lo sai? Se non fosse importante, Nagito non l'avrebbe rubata Nomi fin dall'inizio. Effettivamente. Per cui mi sono girato verso la treasure box e ho aperto il suo contenuto. Al suo interno c'era un notebook. Questo è... Perché mai un notebook dovrebbe essere all'interno di una scatola del tesoro? Dovrebbe essere un oggetto importante. Ho preso il notebook della scatola del tesoro e ho iniziato a sfogliarlo. Conteneva dei disegni quasi come se fossero disegnati da un bambino e delle brevi didascalie su come scriverebbe un pollo. Ok. Giorno 1. Sono stata in grado di parlare tutti quanti per la prima volta oggi. Monokuma si è mostrato, le cose si sono diventate brutte. Giorno 2. Byakuya è il leader. Un sacco di cose sono accadute oggi. E tutti quanti sono stanchi. Che cos'è questo? Un diario? Nel tesoro di Monomi mi aspettavo le fanfiction. Invece no, è una sorta di agenda diario. Sembrerebbe così. Che Monomi abbia scritto ciò? Probabilmente. Queste immagini e queste didascalie sono... Cioè, le si addicono. Ho continuato a girare le pagine. Giorno 3, giorno 4, giorno 5. Pagina dopo pagina c'erano scritte delle varie cose sul notebook. Ancora non capisco. Non ci sono degli indizi qui. E proprio quando mi stavo per arrendere, la mia mano si è fermata sul titolo, sulla pagina giorno 16. Giorno 16. Siamo stati nella farmhouse per 3 giorni. Tutti quanti erano affamati e sull'orlo della fine. Hajime ha provato ad andare nella Final Dead Room oggi. Probabilmente stava panicando perché nessuno gli stava credendo. Oh? Hajime, qualcosa è successo? Oh, non è nulla. Ehi, smettila, non guardare il mio notebook. Oh!
All'improvviso Monomi è comparsa e mi ha preso il notebook dalla mia mano. Ti avevo chiesto di cercare la mia scatola del tesoro, ma non ti ho mai detto che avresti potuto controllare il suo interno. Cavolo, era così vicino. Se fossi venuta più tardi, avresti potuto vedere il contenuto del notebook. Ormai che ci siamo, lasciacelo leggere, veramente. Sfortunatamente sei arrivata un po' troppo tardi. Ma se questo notebook è qui, allora Nagito era il ladro? Traditore? Sono stata tradita da un mio studente adorato. Ehi, quel notebook sembrerebbe essere il tuo diario, giusto? Diario? Potrebbe essere visto in questo modo. Esatto. Questo è il mio importante diario, dove i segreti di una fanciulla sono scritti. Ehi, ehi, sei una bugiarda. Papà, ti mostri sempre dal nulla? Monomi? Non va bene mentire, lo sai. Mentire? Non c'è alcun modo che tu possa aver scritto quel notebook. Dopotutto, Monomi non può nemmeno scrivere. Ah? Ma che stai dicendo? Io posso scrivere le lettere così facilmente. Posso scrivere finalmente la lettera B. No, non puoi. Perché non hai le dita sulle tue mani. No! Vedi? Occhio di falco. Lo so perché sono allo stesso modo. Lettera B, grande la po'. Oh, sei arrabbiata? Sei così arrabbiata che abbia esposto una debole come te? Allora si trattava di questo. Tu stai seriamente provando a distruggermi. Ma di che stai parlando? Non c'è alcun modo che il tuo fratello ne possa distruggere la sua sorellina. Sembrerebbe che questa volta sia giunto il tempo di mettere a posto le cose fra due in due. Ed è sempre più vicino quel momento. Ehi, non so perché mai tu sia così seria, ma quello che ha detto Monokuma è vero? Ah? Ha detto che non hai scritto in quel notebook, è vero? Se così fosse, chi ci ha scritto? Beh, sai, come potrei mettervela? Scusatemi. Aspetta! Dannazione, è scappata via questa volta. Stesso pattern come al solito. Sembrerebbe una perdita di tempo avere risposte da parte sua. Ma comunque, volevo veramente chiederle riguardo al notebook. Beh, in realtà potrebbe essere meglio che non gliel'abbia chiesto. Ok. Oh, notebook di Monomi. Vediamo cosa ci dice Chiaki. Ok, il nostro tempo per investigare sta finendo. Forse quella scrivania, cioè quella sorta, sì, scrivania, quella mensola potrebbe volerci un po' di tempo da investigare, per cui prima esaminiamo delle altre aree. Ah, ok, posso investigare alla scrivania. Perché il notebook era una carta di Yu-Gi-Oh? Boh. Ci sono un sacco di libri qui. Che Nagito li abbia presi dalla biblioteca? In addizione dai libri ci sono anche un sacco di robe sulla mensola. Potrebbe essere volerci un po' di tempo prima che controlliamo tutta quella roba. Lasciamocelo per dopo. Sì, concordo. Ah, c'è ancora qualcosa che non ho controllato? Cosa? Il letto? Il letto è lo stesso dei cottage. Sembra lo stesso della mia stanza. Ah no, c'è qualcosa. Forse c'è qualcosa nascosto sotto il suo letto. Solitamente è un buon posto per nascondere cose. Sì, come i porco. Oh, va bene. Dovremmo controllare in qualunque coso. Cioè, comunque. Come fa un'ambulanza guidata da un asino?
No, Franci. Non fa. Le ambulanze non possono essere guidate da degli asini. Perché non hanno le mani. Senza alcuna aspettativa e senza pensare ho guardato sotto il letto, eh. C'è qualcosa qui sotto. Una borsa di plastica del supermercato. Sembrerebbe che ci sia qualcosa al suo interno. Cos'è questo? Non lo era, Franci. Sembrerebbe una maschera a gas con dei guanti di gomma. Gianpietro, passami il fucile. Beh, sembrerebbero essere stati nascosti bene. E li abbia presi dalla base militare? Una maschera per il gas e dei guanti di gomma. E questi li stava nascondendo sotto il suo letto. A cosa servivano? Boh. Perfetto. Agine, c'era qualcos'altro sotto il suo letto? Vediamo. Hanno trovato il mio kit, cazzo. E niente. Ho sbirciato nuovamente al di sotto del suo letto. Ho controllato per tutta l'area. E quello che ho trovato era una busta di plastica del supermercato e... C'è un piccolo pezzo di carta sul pavimento. Un piccolo pezzo di carta fatto con dell'alluminio blu. Quindi questo piccolo pezzo rotondo è alluminio, eh? Sembrerebbe essere simile a uno di quei sigilli per le marmellate o a della maionese non aperta. Capisco quello che vuoi dire, ma non significa che si tratta solamente di un pezzo di spazzatura? Chissà. Beh, potrebbe essere troppo presto per decidere ciò. Ok. Abbiamo investigato qui. L'esterno non credo che ci sia nulla. Ok. Il bagno non credo si possa investigare. Controlliamo la bookshelf finalmente. Ok. Non ha senso che siano messi tutti così a caso. Possiamo controllarla? Alluminio, un metallo molto reattivo. Ah, vero, me lo ricordo. Dice una... mensola è uno specchio che riflette il cuore di una persona. No, si dice. Sai chi lo dice? Oddio, YOLO, grazie mille per il ride. Benvenuti riders, cosa avete fatto di bello in live? Diteci un po'. Faccio subito uno shoutout, YOLO. Per chi non mi conoscesse, io sono Kinifaoshi, sono uno VTuber. Sono un Yuki Otoko, ovvero uno yokai, e risiedo nel castello glaciale. A sto giro l'abbiamo sentito il ride. Lo scorso che ci hanno fatto non siamo riusciti a sentirlo, che avevamo avuto problemi con di Crash. Ti faccio subito un ride. Cioè, sì, un ride. Uno shoutout. Sì, uno shoutout. E una... ok. Miki64k, grazie mille per il follow. Benvenuto, benvenuta nella bufera. Come va? Cosa avete fatto di bello in live? Lo sanno? Definitivamente non so cosa molto di Nagito guardando solamente da ciò. Considerate, adesso stiamo indagando per il caso del capitolo 5, quindi siamo molto avanti col gioco di Danganronpa 2. E spero che non vi state facendo spoiler né nient'altro. Se qualcuno volesse giocarselo per i fatti propri, mi raccomando, fate attenzione, perché siamo in un punto molto avanzato. Per cui che cosa dovremmo fare? Mi sembra davvero difficile controllare in tutte queste file. Questo significa che non dovremmo comunque ignorarlo, però. Lascio fare a te allora, Hajime. Aspetta, cosa? Sarebbe meglio se fosse un ragazzo a controllare delle cose fra un altro ragazzo, sai? Potrebbero esserci robe private qui. Beh, questo potrebbe essere vero, però... Allora lascio questa mensola a te. Che non è mensola, ma non mi viene esattamente questa libreria, effettivamente. Penso di essere stato appena persuaso con questo senza saperlo. Ok, controlliamo. Ho sospirato e ho camminato verso questa libreria.
uno ad uno ho iniziato a rimuovere i vari libri e oggetti esaminandoli l'un l'altro. Ma anche se li esaminavo attentamente, erano comunque un sacco di libri a caso e oggetti a random. Non c'è alcun modo che ci siano degli indizi qui. Ah? Questo è importante. Ecco dove lo teneva. Solo che non ce l'ha fatto vedere. Vediamo un attimo. Vediamo finalmente la verità. Non contiene solamente informazioni. Che succede oggi? Zog, grazie mille per il ride. Buonasera a tutti, riders. Cosa avete fatto di bello in live? Per chi non mi conoscesse, io sono Kinifaoshi. Sono un VTuber. Sono uno Yuki Otoko, uno yokai. E adesso siamo al capitolo 5 di Danganronpa 2. Siamo molto avanti con la storia. Va bene, Zog, adesso lo metto, però dammi un attimo il tempo di fare le cose, please. Non so in realtà per quanto ancora continuerò la live, perché mi sa che abbiamo quasi finito di investigare. Considera. Se non ancora non seguite il caro Zogred, andate a seguirlo, mi raccomando. Vi lascerò il PG femminile. Datemi un secondo che setto le cose. Allora, datemi un secondo che apro il programma. Voilà. Cosa avete fatto di bello in live? Avete detto pick. Un bello pick. Ci sta, molto bello. Ho sentito dire fanboy e non ho capito molto. Io non sono un fanboy, ragazzi. Che cazzo state dicendo? Ma va bene. Cosa dici, Zog? Perché arieggi questa roba del mio essere un fanboy che non sono? Ma ok. Non mi parte l'avatar. Ok, è partito. Ciao, Kin. Sì. Stavo per dire ciao, Kin invece di ciao, Fiction. Ma va bene. Oggi non so parlare, ragazzi, ma ok. Vi recupero tutti. Ciao, ciao. Metti l'outfit da investigatore, cioè fanboy, ok. Va bene, Leon. Ci devo giocare a pick, madonna, vi prego. Assolutamente sì. Abbiamo fatto un mal di testa simulator con 9 persone su pick. Porca miseria, Zog. 9 persone? Esagerato. Perché lo sai, Capi ha messo questa cosa e quindi sei un fanboy. Va bene. Mi arrendo a questa cosa allora. Ah, in realtà sono io il vero Kinifaoshi, a quanto pare. Dillo a Metal. Mio dio, ragazzi. Io non so se ce la farei 9 persone. Perché roba troppo caotica non la reggo, purtroppo. Non vi dico chi è la vittima del capitolo, però stiamo controllando il suo cottage. Nagito aveva detto che questo fascicolo conteneva informazioni solamente su di me, però... È davvero vero? È davvero vero? No, ma neanche io, dovevamo essere in 5. Mio dio, cioè praticamente il doppio. Siamo arrivati in 9 a caso. Pazzi. Pazzissimi. 5-6 ancora sì, però... In 9 mi scoppierebbe il cervello. Comunque come state? Tutto bene oltre quello? È andata bene la live? Beh, anche se guardo questo dovrebbe essere ovvio, giusto? Ha detto che io provenivo dal corso di riserva e che non avevo alcun talento. Il che significa che potrebbe anche essere una delle sue altre bugie. Ho aperto il file che avevo in mano per confermarlo. Top 1 live del mio canale, ma io ho veramente un mal di testa per le urla di Crono e di Yolo. Va bene, va bene. Battuta per i riders. Perché la legna non si rifiuta mai? Perché viene sempre accettata. Franci, ti prego. Ti prego, Franci. È la seconda di oggi, Franci. Una di fila all'altra, me le fai. Sono io che faccio le freddure, non tu. Queste non posso chiamarle freddure. Io almeno mi ci impegno a farle creative. E le faccio spontanee, non le faccio elaborate. Istantaneamente ho realizzato che c'era qualcosa di strano. Se questa era veramente solamente la mia informazione, allora... Perché questo file è così pesante? All'improvviso come l'ho aperto
Era chiaro ai miei occhi, proprio come pensavo. Nakito mi aveva mentito. Tolte le mie informazioni, c'erano anche informazioni riguardo agli altri. Kazuichi, Fuyuhiko, Akane e Sonia. E di tutti gli studenti che sono morti. Tutte le informazioni riguardo anche su di loro. Il file contiene le informazioni di tutti e 16 noi. Queste non sono freddure, questa è merda. Franci ti meriti il ban, punto e basta. Aspetta. Andare a quel paiolo che quando muore diventa una checca castrata. Va bene. In che senso? Povero Iolo. E anche lui tra l'altro ci ha anche raidato. Quindi immagino che fosse insieme a voi. Oh mio Dio, non ho idea della lore di questo gioco perché sono arrivata. Considera tutta la serie la trovi su YouTube, delle live che ho ricaricato. Questo è il duo che stiamo giocando, siamo praticamente quasi a fine gioco. Questa è l'investigazione del quinto caso. Solo solo informazioni riguardo a me e le mie palle. Non posso credere che abbia creduto ad una strana bugia come quella. Per cui significa che anche il resto potrebbe essere una bugia. Sì, gli ho detto io di raidarti. Ah, ok, va bene. Per cui ho girato la pagina che conteneva le mie informazioni. Ho iniziato a leggere il suo contenuto. Il profilo conteneva informazioni basiche come la mia data di nascita, il mio peso, la mia altezza e tutte quelle cose lì. Ma c'era anche un'altra cosa specificamente che mi è balzata all'occhio. Le parole studente del corso di riserva. Non si può più negare. È stato confermato che io ero realmente uno studente del corso di riserva, proveniente dal dipartimento di riserva. Non ti preoccupare, io l'ho sentito ma non ci ho capito gran niente. Va bene. In che senso non ci hai capito niente? Oh no, della battuta di Franci. Puoi rimediare leggendola. Così anche tu ti cavi gli occhi. Perché quella è l'unica cosa che non è una bugia? Perché io sono l'unico proveniente dal corso di riserva? Perché tutti gli altri qui sono degli Ultimates? Hajime, è successo qualcosa? Ah beh, ho trovato questo strano file. Ah, non è quel premio speciale che Nagito ha ricevuto quando ha completato la Final Dead Room? Se ricordo bene, il tuo profilo dello studente dovrebbe essere qui. Non c'è solo il mio profilo. Contiene i profili di tutti i qui presenti sull'isola. Nagito stava mentendo. Quando dici tutti, intendi dire tutti? Sì. Solamente informazioni base di tutti i profili di tutte le persone qui sull'isola. I 16 di noi. Mi sa che non gli è piaciuta. Posso dare un'occhiata a quel file? Chiaki mi ha guardato e ha iniziato a leggere il file. Vediamo. Sì, ok. Ci sono tutti i profili. Però non ha dettagli. Strano. E beh, è vero. Non ci sono dettagli sulle memorie. È vero, molto strano. Ok. Potrebbe essere. È molto possibile. Ah, aspetta. Che succede? L'ho notato solamente adesso, però... Cosa? Cosa ha notato, Hajime? Vabbè, ghiacciolino, vado a riposare la testa. Tardi, se Frika è libero, ci guardiamo film? Sì, va bene, volentieri. Allora, a dopo, Zog. Ah, no, più tardi, riposati per bene, mi raccomando. Ciao. Tanto, probabilmente abbiamo quasi finito con l'investigation. Non appena finiamo andiamo a raidare qualcuno.
誰のこと？ Esatto. 戸上だ。 Byakuya. 白夜だよ。 In che senso? 見てみろよ。あいつの名前だけどこにも見当たらないぞ。 Non c'è il nome di Byakuya? What the fuck? In che senso? E quindi, che differenza fa se non c'è il nome di qualcuno in quel file? Forse, basandovi su quello, potrebbe essere lui il traditore? No, non è un vero motivo per il cui non dovrebbe esserci scritto il suo nome qui. Le follie dell'imperatore. Non è l'unica ragione per cui penso che sia sospetto. Ha partecipato nella Killing School Life della Upspeak Academy, giusto? Per qualcuno come lui, essere in una situazione simile su quest'isola non importa come, è definitivamente sospetto. Beh, è davvero un dolore per me dirlo, però quello che stai dicendo riguardo al nome mancante e riguardo alla Killing School Life è totalmente sbagliato. Sono due ragioni completamente diverse. Una ragione completamente diversa. Come dovrei metterla? Voi ragazzi? Beh, state puntando a Byakuya per nessuna ragione. Il che significa che il grande mistero che tu pensi che circondi Byakuya non esiste. Basandoci su un'altra persona... Beh, ti stai semplicemente basando sulle speculazioni povere di un'altra persona. Che cosa intendi? Che stronzo, mi sta già antipatico. Chi? Monokuma, dici? O la foto di Byakuya? Che era un personaggio del primo gioco, lui. Non devi chiedermelo. Conosci la risposta solamente guardando quei profili, giusto? Ah? L'orsetto. Ah, ok, Monokuma. Ho trovato una battuta bellissima. Franci, io t'avviso. T'avviso. Potremmo non essere molto clementi con la terza battuta. Devi prima chiedere al pubblico la tua punizione per cosa succederà se farai una terza battuta squallida che non funziona e squallida che non fa ridere. I miei occhi sono tornati sul file. Uno ad uno ho iniziato a girare le pagine e a confermare i nomi. All'improvviso sono arrivato ad una pagina che era riempita con dei punti interrogativi. Ogni sezione era riempita con dei punti interrogativi. Poteva essere a malapena considerata un profilo dello studente. In quella pagina sono stato in grado di confermare solo una cosa. Ultimate Imposter? Quella è la vera identità di Byakuya? La vera identità? Era un falso che pretendeva di essere l'Ultimate Affluent Progeny, Byakuya Togami. Un falso? Io nel mentre parlo con un serial killer su Character AI per farmi consigliare come eliminare la mia famiglia. Ma come, Nutella? Su Minecraft? Ma perché? Se fa schifo mi dai un timeout di 5 minuti. Va bene, dai. Facciamo sto patto. Però te lo do la prossima live perché questa ormai sta quasi per finire. Character AI. Non sentivo quel nome da un bel po' di tempo. Il fatto che il suo profilo sia riempito con punti interrogativi non è uno sbaglio, nemmeno un errore, cioè, nemmeno l'abbiamo fatta apposta. Sorprendentemente, sono le informazioni corrette riguardo lui. L'Ultimate Imposter non ha nessun nome, nessun indirizzo, nemmeno la sua età e il suo genere sono sconosciuti. Praticamente non esiste.
E dato che non esiste, è in grado di esistere come chiunque. Questo è il suo talento. Pu pu pu. Però non sono affatto geloso. Quella persona non era realmente Byakuya Togami. もしかして Mhm. Siete pronti? Cosa cerchi nel Vangelo? Una parabola per la televisione. Eh? Non l'ho capita, Franci. La dobbiamo usare bene la tecnologia, no? Va bene. Dato che non l'ho capita non ti banno per... Cioè non ti faccio il timeout. Ma solitamente le capisco le battute, ma questa... oggi no. Era questo il motivo per cui era così grasso comparato a quando era presente Killing School Life? Il suo fisico non cambia affatto, considerando la sua abilità. I veri impostori sono skillati dopo tutto. Allora, ci stava mentendo per tutto questo tempo. でもね Ma non poteva farci nulla. Cosa? Perché non poteva farci nulla? Perché quello era il suo talento. Oh? Beh, avere un talento significa che sei anche legato a quel talento. Il momento in cui ottieni il tuo talento, il tuo modo di vivere viene già scelto per te. Non puoi fare nient'altro se non contare su quel talento. Che tu lo voglia oppure no. Beh, in quel caso, comparato agli altri Ultimate, potrebbe essere un po' più liberatorio. Ma che diavolo? Comunque, non sono felice che voi ragazzi siate caduti in quello scam che ho fatto... con cui non ho nulla a che vedere. La parabola è un racconto di Gesù per insegnare, mentre la parabola è anche un dispositivo per il satellite TV. Non me lo ricordavo per questo racconto, Nutella. Pardon, non faccio religione da tanto tempo, per cui... diciamo... ho la testa un po' da un'altra parte. Bella, vero? No. Grazie comunque per questa spiegazione. Ve lo aspettavate questo colpo di scena su l'Ultimate Imposter che non era Byakuya? Per cui ve lo dirò dritto per dritto. La rivelazione riguardo alla vera identità di Byakuya è la verità. Allora, che cosa stava cercando di dirmi quella volta? Non posso parlare degli altri riguardo al mio passato, ma sospetto che la mia natura scettica sia in parte da biasimare. Non fidarsi degli altri e non essersi, cioè non farsi fidare dell'altro a propria volta. Per un lungo periodo la mia vita è stata vissuta come un inferno vivente. Completamente inaspettato. Eh sì. Allora, un po' sì, ma tutta colpa di Danganronpa. L'ha fatto apposta, Kodaga. Basandoci su quel contesto, se dovessi indovinare... forse... si stava considerando di essere maledetto per essere una frode? Io ho preso 10 in religione quando ero alle superiori. Anch'io prendevo quasi sempre 10, però alle superiori non ho quasi mai fatto religione. Poi è stato strano che ce l'hanno eliminato subito, effettivamente. Ma se voi ragazzi aveste con voi le vostre memorie scolastiche, beh, non sareste mai stati traditi in primo luogo. Voglio dire, vi siete incontrati in due contesti totalmente diversi. Dato che voi ragazzi andavate alla Opsfic Academy,
Beh, avreste dovuto già conoscere riguardo all'Ultimate Imposter. Per cui alla fine tutte le strade portano alla perdita della memoria. Cavolo, la Future Foundation è davvero perfida. Non c'è alcun modo che possiate ignorare il traditore Monomi. Chi è? Chi è il traditore? Solamente guardando questi 16 profili, ancora non capisco chi provenga dalla Future Foundation. C'è davvero un qualcuno del genere? Beh, ovviamente io non lo so. Ho fatto quel file solamente per fare in modo che voi ragazzi poteste scoprirlo. まさか Proprio come pensavo. Sei tu quello che l'ha fatto. Infatti ci sono 16 profili qui. Beh, è sbagliato. Voglio dire, il traditorio è una spia che è stata mandata dalla Future Foundation, non uno studente proveniente dalla Outspeak Academy. Dopo ciò che avete detto sulle mie battute io me ne vado. Va bene Francia, alla prossima, ciao, grazie per essere passato. Hai fatto un falso profilo per il traditore, l'hai incluso qui? Non sarebbe divertente se non dovesse se dovesse scoprire chi è il traditore così facilmente, giusto? Allora possiamo utilizzare questo file finché non scopriremo chi è il traditore. Questo era vero anche per Naito, giusto? Beh, probabilmente. Ma ho preso 10 perché interrompevo il prof e facevo domande impossibili da rispondere con la religione. Secondo me è Kazuichi. Tu dici che è Kazuichi il traditore? State cedendo alla disperazione, non è vero? Avete sprecato il vostro prezioso tempo su un qualcosa che non c'entra come indizio. È stata davvero una decisione saggia? Beh, il tempo è finito. Lo sapete? Il tempo è finito? Aspetta. Scusatemi per un momento. È finito. Cazzo. Ma era un prof simpatico. Ah vabbè dai, anch'io ho sempre avuto prof di religione simpatici, considera. Quella campanella proprio adesso. Cavolo. Sta per arrivare il class trial allora ragazzi. Secondo me sarà un personaggio inaspettato. Può essere. Sarà Minimaru. Palese. Ok. Se volete potete provare a indovinare qua in live adesso tra i sopravvissuti che ve li faccio vedere. E poi adesso andiamo a fare un raid, non andiamo davanti alla Monokuma Rock. Salviamo qua. Ok. Prossima live abbiamo il quinto class trial, ragazzi. L'ultimo class trial? Ha detto che questo è l'ultimo class trial. Sì, l'ho sentito anch'io. Ha detto chiaramente che questo sarebbe stato l'ultimo class trial. E cosa ne pensi? Dovremmo credergli? Monokuma sembrava ansioso riguardo al Monokuma Timer poco prima, giusto? Ancora 2 giorni. Le scuole americae. Ciao Sbigia, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Ah, secondo te è Chiaki, Fiction? Ha detto qualcosa riguardo alla fine del Killing School Trip, giusto? Basandoci su quel tempo limite, probabilmente questo potrebbe essere l'ultimo. Ma non riesco proprio ad immaginare che questa sia la vera fine. Penso che il vero piano di Monokuma potrebbe essere oltre quello. Il suo vero piano. Monokuma sta pianificando di farci fare qualcos'altro? Cosa potrebbe essere? Dopo averci messo in tutto questo, sta pianificando di uccidere i sopravvissuti tutti in una volta? Ma c'è ancora di più. Non è una buona idea.
Ma non penso che dovremmo pensarci molto, credo. Per me chi... Ah, sono io il traditore, secondo te, Sbigia? Può essere, può essere. Mi sembra troppo buona. È molto buona, ha aiutato parecchio nei class trial, Chiaki, considera fiction. Tu non c'eri prima del capitolo 5, quindi non li hai visti i precedenti, però... Tipo nel 4 aveva aiutato anche un sacco, lei se non ricordo male. Comunque simpatica come cosa, loro fanno i trial fuori e provano ad entrare nell'accademia, e quelli dell'accademia fanno trial dentro e cercano di uscire. Sì, è veramente la situazione opposta. Hai ragione. Un class trial, sì, un trial... Cosa cazzo ho detto? Vabbè. Un class trial per l'omicidio di Nagito. Siamo fregati. Non ho collezionato i miei pensieri perché ero concentrato sul file. Ancora non riesco a vedere chi ha ucciso Nagito. でもね Ma non dobbiamo preoccuparci così tanto. Ah? Voglio dire, non stiamo mica combattendo da soli, lo sai. Hai ragione, hai assolutamente ragione. Non siamo da soli. Anche se questo è un mistero che non può essere risolto da solo, finché coopereremo e lavoreremo insieme. Già, finché faremo ciò, le cose andranno bene. Ok, ragazzi, si salva. Per la live di oggi è tutto. Ci teniamo il class trial per la prossima live. Vi sostituisco il modello e andiamo in Just Chatting, ragazzi. Allora, vi aspettavate questa cosa? Ve l'aspettavate? Andiamo a vedere un po' chi ci sta in live e direi facciamo un raidino. Assolutamente. Intanto, che oggi ho avuto ben tanti problemi con questa streaming. Intanto ringrazio ancora, andando in ordine, Jade, Yolo e Zogred per i raid. Grazie ancora per il supporto. Ci vediamo sabato con Minecraft. Mi raccomando, sabato sera saremo su Minecraft, per cui non mancate. Detto questo, io faccio un raidino direi a Frika, che mi sa che non l'ho mai raidato Frika. Facciamo un raidino a Frika, che sta giocando a Kingdom Hearts 2. Io purtroppo devo scappare a mangiare, mi hanno chiamato un po' di tempo fa, in realtà, per cui probabilmente mi incazzeranno, ma ok. Per cui vi auguro una buona serata, partecipate al raid se volete 250 punti canale. Capitolo pieno di colpi di scena, assolutamente sì. Purtroppo mi sono perso dei pezzi di storia per colpa dell'estate. Non ti preoccupare, Nutella, è tutto ricaricato su YouTube. Per cui, se vuoi recuperarti il gioco completo, trovi lì. Ghiaccioletto, io mi lavo e Frika in live, quindi quando stacca guardiamo il film, va bene. Tanto io adesso vado a cenare. Buon appetito.